grazie di essere presenti. Qualcuno arriverà un po' in ritardo. Iniziamo con l'appello. Magliana Mirella. Presente. Bassetto Paolo. Bevilacqua Silvia. Bortolotto Giulia. Braido Fabio. Braido Giovanni. Cardarta Antonella. Carneros Graziani. Cutifani Irene, assente giustificata. Dareggian Antonio. De Bastiani presente. Denardi Marta. Errante Lorenzo. Posocco Gianluca. Toffoli Thomas. Tonon Roberto. Eoliana Antonella. Per adesso il numero legale c'è, ci sono 4 assenti. Bene, grazie. Scrutatori, Caldar, Tonon e Denardi. Grazie. Allora iniziamo la seduta. Chiedo se ci sono comunicazioni. Prego, Sindaco. Sì, grazie, buonasera a tutti. Allora, io ho 2 comunicazioni rapide. La prima è che volevo avvisare, informare il Consiglio Comunale e tutti i cittadini che abbiamo ripreso i rapporti con la città di Criciúma, con la quale, come sapete, noi siamo gemellati. Il gemellaggio risale ancora all'anno 2000. E in occasione dell'importante anniversario della città di Criciúma, i 100 anni della città che festeggiano appunto nel 2025, ci hanno chiesto appunto di riprendere quelli che erano stati i rapporti, e quindi in occasione appunto di questo anniversario della loro città noi abbiamo organizzato degli eventi che li troverete anche elencati sul nostro sito comunale. Vorrei solo evidenziare un evento particolare al quale tutti siamo invitati come consiglieri e come amministrazione, quello che si terrà il 6 dicembre al Teatro da Ponte. Faremo un collegamento in streaming proprio con la città di Criciúma e con gli amministratori. In quell'occasione poi ci saranno dei concerti del coro degli Alpini, e ecco, volevo avvisare di questo, e quindi noi avremo intenzione di continuare questo rapporto con la città attraverso appunto eventi e proseguirlo negli anni. Ecco, questa è la prima comunicazione. La seconda, che penso sia interessante per tutti, è informare che la scorsa settimana in municipio c'è stato un incontro tra tutti i sindaci del Vittoriese, quindi gli 11 sindaci del territorio del Vittoriese, l'incontro a cui ha partecipato il direttore generale dello SDUE Francesco Benazzi. Abbiamo fatto un po' il punto sulla situazione dell'ospedale di Conegliano e di Vittorio Veneto, focalizzando l'attenzione soprattutto sul nostro nosocomio di Costa, e quindi il resoconto di questo incontro lo potete trovare anche questo sul sito del nostro comune. Abbiamo redatto un comunicato stampa. Grazie. Grazie. Allora, come avete visto dall'ordine del giorno, abbiamo al secondo punto società partecipata Vittorio Veneto Servizi, esercizio del controllo analogo. Ci darà una mano la dottoressa Dalla Torre, credo, che introdurrà, e poi il dottor Mario Coletti, che ringraziamo per la loro partecipazione. Sì, buonasera, introduco velocemente io l'argomento. Come sapete, il controllo analogo è praticamente il controllo che diciamo anche che l'ente, che quindi il comune, deve fare sull'attività che la società partecipata svolge, quindi definendo gli obiettivi e verificando che, diciamo, i risultati della gestione.
Questa sera ci siamo organizzati in questo modo. Ho chiesto alla dottoressa Dalla Torre, quindi la nostra nuova responsabile del finanziario che abbiamo già presentato nell'altra occasione, di riportare la sintesi di questo controllo che è stato svolto direttamente dall'ufficio rispetto ai documenti che abbiamo richiesto e che in base allo Statuto del Comune e anche allo Statuto della società diciamo, deve essere presentato entro una certa data, e quindi sulla base di questi elementi che sono stati esaminati dal nostro ufficio come proprio un controllo vero su un ufficio del Comune, abbiamo predisposto questa tabella che riporta la sintesi di quel lavoro che è stato fatto. Fatta questa elencazione, questa presentazione con le valutazioni fatte dall'ufficio, poi passeremo la parola al dottor Coletti che ci farà la sua relazione e che eventualmente risponderà alle eventuali osservazioni che non condivide rispetto al documento che abbiamo fatto. Quindi passo la parola alla dottoressa Dalla Torre. Funzionale. Mettiamo su questo. Ospite 1, ok. Spengo io? Sì. Toglieli tu. Ok, grazie, buonasera a tutti. Riporto quello che un po' è stato detto in commissione. Allora, nel fare il controllo analogo sulla nostra società Vittorio Veneto Servizi, abbiamo seguito quelli che erano gli obiettivi inseriti nel DUP e quindi fatto proprio man mano la spunta di tutti quelli che erano gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi per i quali c'era qualche criticità. Quindi, come potete vedere nell'allegato, gli obiettivi sono stati raggiunti quasi nella totalità. Le uniche due criticità che abbiamo evidenziato sono per quanto riguarda l'amministrazione trasparente, che abbiamo visto che nel 2025 è stata popolata, mentre prima abbiamo notato che mancava qualcosa. Manca ancora qualcosa, però rispetto al passato il procedimento è stato avviato. In particolare tutto quello che riguarda le assunzioni, tutte le procedure concorsuali, se andate a vedere sul sito è tutto correttamente pubblicizzato e pubblicato. L'altra criticità è quella in merito alle modalità di affidamento, quindi di acquisto dei beni necessari al funzionamento della farmacia, per i quali abbiamo segnalato la necessità di adeguarsi alle prescrizioni del Codice dei contratti, quindi il decreto legislativo 36 del 2023, che è pienamente operante anche nei confronti delle società partecipate. E, in base a quanto comunicato dal dottor Coletti, abbiamo visto che anche questa attività, nonostante non fosse attiva nel 2024, però è in fase di attivazione. Poi abbiamo analizzato il bilancio, che avete visto che presenta un utile di esercizio, quindi dal punto di vista finanziario per il nostro bilancio questo è fondamentale, perché diversamente quello che va a pregiudicare i nostri equilibri è eventualmente lo stanziamento di un fondo a copertura delle perdite delle società partecipate, cosa che non viene effettuata appunto perché qui abbiamo un utile. Analizzando poi liquidità, redditività e stabilità e solidità, scusate, abbiamo visto che i parametri sono in aumento, in miglioramento, quindi dal punto di vista del bilancio non c'è nulla da segnalare. E appunto le due criticità si ritiene che possano essere risolte, ma sembra appunto che la società si sia già avviata in tal senso. Ok, quindi la dottoressa vi ha riassunto quello che è riportato anche in allegato alla delibera, che avete potuto già vedere, e quindi io adesso darei la parola all'amministratore, dottor Coletti, per un suo intervento, sia una relazione, mi sembra, no? Una relazione, poi magari con delle tabelle se hai qualcosa da far vedere. Funziona? Ottimo, bene.
Grazie, buonasera a tutti. Allora, io ho un po' di slide da condividere con voi e una breve relazione. Quindi, gentile sindaca, gentili assessori, consigliere, consiglieri, signore e signori del pubblico, buonasera e grazie dell'invito. Vorrei innanzitutto ringraziare la dottoressa Dalla Torre e tutte le colleghe e i colleghi della Ragioneria del Comune per l'assistenza nella preparazione dei documenti per il controllo analogo e per la redazione della relazione appena ascoltata. È mia intenzione oggi darvi un breve aggiornamento sull'andamento della società nel 2025. Prima di tutto vorrei ricordare la missione della Vittorio Veneto Servizi. La società ha per oggetto la gestione delle farmacie comunali, l'informazione e l'educazione sanitaria. È quindi prima di tutto una società fatta di persone, quindi anziché di parlare di farmacie comunali, preferisco parlare di farmacisti comunali, che svolgono un eccellente lavoro grazie soprattutto allo spirito e alla passione che li lega. Infatti vorrei presentarveli come un gruppo di professionisti uniti da una forte cultura aziendale orientata alla prevenzione, alla salute e al benessere della cittadinanza, alla collaborazione interna con partners e fornitori. È grazie alla cultura aziendale che si è sviluppata negli anni e a cui stiamo lavorando per iniettare ulteriore spirito di gruppo e vocazione al servizio della clientela, che i farmacisti comunali continuano a portare risultati significativi, soprattutto dimostrati dall'apprezzamento e dalla fedeltà dei nostri concittadini. Come già riportato in precedenza a questo Consiglio, il 30 maggio scorso si è tenuta l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2024, che ha evidenziato un risultato positivo di euro 176.388. In ottemperanza con gli articoli 6, 14, 17 e 27 dello Statuto della Società e alla conseguente approvazione del bilancio, l'Assemblea ha inoltre deliberato che, dato che dal bilancio risultano esservi riserve disponibili e distribuibili per euro 3.043.403, oltre all'utile d'esercizio del 2024 accantonato alla riserva straordinaria di euro 176.388, che la situazione contabile al 30 aprile del 2025 non presentava perdite in corso di formazione e che in tale data la posizione finanziaria netta risultava positiva per oltre euro 1,2 milioni, appunto è stato deliberato che fosse unanime parere favorevole a procedere alla distribuzione di dividendi per l'importo di euro 200.000 da prelevarsi dalla riserva straordinaria. Veniamo ora alla situazione corrente con un veloce sguardo al mercato. L'andamento economico-finanziario delle farmacie italiane indipendenti e microcatene, cioè catene che hanno meno di 5 punti vendita, nel biennio 2024-2025 mostra segnali di crescita moderata del circa 2,6% nel 2024 rispetto al 2023, con un fatturato totale delle farmacie italiane che ha raggiunto circa 25,8 miliardi di euro. Circa il 55% dei ricavi proviene dalla vendita di farmaci con ricetta. Questa quota si è ridotta negli ultimi anni a favore dei prodotti commerciali. I comparti a maggior crescita nel 2024 sono stati gli integratori e i parafarmaci. Nel 2025 questi trend proseguono, il farmaco etico è in crescita di quasi 5% a valore nel primo semestre, mentre la libera vendita segna circa il più 2%, con performance particolarmente positive per categorie come la dermocosmesi, che segna un 3,3% a valore nel semestre. Mediamente il margine lordo delle farmacie si attesta intorno al 30-35% dei ricavi per farmacia tipo. Considerati i costi operativi, l'EBITDA medio di una farmacia è tipicamente compreso tra il 10 e il 15% dei ricavi e in generale un utile netto pari al 10% anni può essere considerato la media del settore, mentre soltanto le farmacie più commerciali e performanti raggiungono un 15-20% di utile netto. La voce di costo più significativa è quella del
è quella del personale, che è pari al 13-14%, ma bisogna anche tenere conto che il personale è il motore del servizio pubblico e quindi qualcosa di cui non si può fare a meno, anzi. Di fatto gli indicatori economici della Vittorio Veneto Servizi si attestano più o meno sulla mediana dei valori che vi ho appena dato. Come potete vedere dalle tabelle qua, vedete che grosso modo la Vittorio Veneto Servizi è per esempio nei ricavi medi addirittura al top del nord, per il costo del venduto si performa piuttosto bene e il gross margin ha dei buoni risultati che ci portano poi a un EBIT medio che grosso modo si attesta a quelli che sono i valori del mercato delle farmacie. La situazione al 30 giugno del 2025 può considerarsi in linea con le aspettative. Il valore di fatturato si mantiene stabile sui valori del 2024 e lo stesso si può dire per le marginalità che si mantengono al di sopra del 37% e in linea con gli anni precedenti. Tuttavia si denota un calo degli ingressi giornalieri del 4%, imputabile a fattori di stagionalità ma anche a una riduzione della propensione alla spesa dei consumatori. Per cui questo si ripercuote maggiormente sul settore commerciale che subisce il maggior calo, mentre le vendite con ricette DPC segnano un leggero incremento. L'aspettativa è che le attività poste in essere sulla centralizzazione e controllo degli acquisti in area marketing e promozionale e di formazione del personale portino a un riallineamento con i dati di budget del 2025, sia in termini di marginalità che di crescita del settore commerciale. La farmacia di Costa mantiene un andamento leggermente positivo sia in fatturato che in ingressi rispetto al 2024, compensando un calo della farmacia del centro e di quella di San Giacomo, mentre al pago si mantiene sostanzialmente stabile. Il calo della farmacia del centro è attribuibile sia all'andamento generale sia all'impatto dell'apertura della nuova farmacia Pancotto, che si intende compensare con l'incremento delle attività promozionali e di marketing, oltre a una promozione più attiva dei servizi offerti, l'autodiagnosi e l'infermeria. Il calo della farmacia di San Giacomo è invece da attribuire principalmente alla riduzione degli orari di apertura, oltre alla complessa situazione di viabilità. Però si sta già compensando il trend negativo con il ritorno all'orario continuato dal 1° di ottobre, che sta registrando valori vicini al 20% in più rispetto all'anno scorso. La situazione del personale ha visto un temporaneo miglioramento, connesso all'assunzione di una nuova farmacista e di un magazziniere, oltre all'avvio di un processo di rotazione dei farmacisti nelle diverse farmacie in funzione del fabbisogno. Tuttavia il mercato è estremamente competitivo, complice una carenza di nuovi farmacisti ed è quindi importante adottare politiche di ritenzione e incentivazione dei dipendenti, in particolare per coloro che valorizzano la professione e la funzione sociale e non sono guidati solo ed esclusivamente dall'aspetto retributivo, che per quanto molto importante non dovrebbe essere il principale generatore di soddisfazione e gratificazione, lavorando in un gruppo di farmacie comunali quali il nostro. Nelle farmacie comunali i dipendenti motivati hanno la reale opportunità di fare la differenza, contribuire alla crescita e al miglioramento dell'azienda nella sua interezza, operare facendo esperienza gestionale a 360 gradi e non limitata al servizio al banco. Possono, volendo, sperimentare l'essere imprenditori, senza averne i rischi. Senza dimenticare i vantaggi di lavorare in un team allargato e affiatato, tra cui la maggior flessibilità e supporto che le realtà locali a singola gestione non possono dare. Per esempio si sono avviati programmi di formazione relativi alla motivazione, alla maggior collaborazione tra le farmacie e alla cura del cliente finalizzata al miglioramento del servizio e alla fidelizzazione. È stato introdotto un sistema di incentivazione del personale differenziato in funzione del ruolo basato su 3 criteri di valutazione. Una valutazione generale sull'ottimizzazione delle rotazioni, la relazione interna con i colleghi, le relazioni con i clienti, una valutazione legata al miglioramento degli indici di cross-selling e un miglioramento dello scontrino medio, in particolare per gli addetti alla cosmesi. Sempre a supporto di un miglioramento della qualità del lavoro,
e del servizio, stiamo avviando dei test per la digitalizzazione delle prenotazioni e degli ordini tramite app telefonica e soluzioni alternative per ampliare la farmacia di servizi. Un capitolo a parte merita il progetto della nuova farmacia di San Giacomo. Sempre in sede di assemblea ordinaria è stato presentato al socio unico il piano industriale 2025-2027 e con specifico riferimento alla nuova farmacia. Per tale progetto stiamo tuttora, dopo oltre 18 mesi, in attesa di una risposta dalla sovrintendenza, nonostante i continui solleciti nostri e anche del Comune. Abbiamo tuttavia avviato, come se avessimo avuto l'approvazione, le procedure per le gare d'appalto delle imprese per il progetto e per la costruzione. Abbiamo cominciato a presentare il piano finanziario a alcuni istituti di credito per ottenere le loro manifestazioni di interesse e prima di avviare ufficialmente qualsiasi fase operativa, soggetta appunto all'approvazione della sovrintendenza, presenteremo al socio unico e di conseguenza a questo Consiglio la relazione relativa alle opportunità e alle eventuali alternative per l'iter dell'approvazione finale. In conclusione, durante questo primo anno come amministratore ho individuato varie aree di intervento prioritarie. L'armonizzazione dei dati contabili tra lo studio dei TOS, nostro commercialista, e dei dati del gestionale, gestiti dalla società Vega, per un tempestivo e puntuale monitoraggio dei principali indicatori economici. Questo, seppure i dati siano ancora in allineamento, ha già dato una migliore visibilità e controllo degli andamenti sia a livello di amministrazione centrale che a livello di singola farmacia. Inoltre, come citato dalla dottoressa Dalla Torre, in ottemperanza con gli obiettivi del DUP 2025-2027 sul tema di adeguamento alla normativa prevista dal codice dei contratti per acquisti di beni, servizi e affidamento di lavori, la società si è costituita stazione appaltante per l'assegnazione dei contratti di fornitura da parte dei grossisti. Tale iniziativa è supportata da Cispel Toscana, specializzata nella gestione di gare d'appalto per il settore farmaceutico e in sinergia con le farmacie comunali di Rovigo, per aumentare i volumi e il potere d'acquisto di gruppo. Le gare d'appalto sono in fase di avviamento e le nuove procedure riguarderanno i contratti d'acquisto a partire dall'anno prossimo. In sintesi, permangono ampie opportunità per la crescita e il miglioramento della gestione della società, in particolare relativamente ai margini, all'efficienza dei magazzini dell'acquisto, allo sviluppo dei settori di bellezza, cosmesi ed igiene e dei settori di servizio, sanitari e servizi, attraverso selezione delle aziende partner e sviluppo delle vendite. E infine, relativamente alla sinergia, l'efficienza e la motivazione di tutti gli operatori. Ringrazio dell'attenzione e se ci sono domande sono qui. Grazie. Vedo l'assessore De Antoni che chiede. Chiudo, sì, no, volevo solo sottolineare che abbiamo sentito tanti dati tipo economico, finanziario, e la dottoressa quando prima ha letto questo referto del controllo analogo è passata sopra tutti quegli obiettivi che avevamo assegnato alle farmacie anche dal punto di vista sociale, perché è vero che è una farmacia che alla fine ma è comunale e deve fare, oltre al porre attenzione ai conti, ai numeri che sono importanti, anche svolgere un ruolo che forse anche non tutti i privati possono fare. Quindi volevo solo ricordare alcuni degli obiettivi che poi sono riportati nell'allegato alla delibera, che erano il discorso della modifica degli orari di servizio proprio per garantire una continuità non in tutte le farmacie, ma avere dal punto di vista dei cittadini una possibilità di accedere alla farmacia nel più ampio periodo di tempo possibile, sia giornaliero che settimanale. Questa è una cosa che è stata fatta. Poi c'era una cosa che avevamo chiesto, era lo sviluppo del settore vendita e noleggio strumentazioni, in particolare nel settore legato alla sanitaria e alla ricerca di nuovi canali commerciali. Qui c'è stata una disponibilità, riportato nella verifica, una disponibilità di diversi servizi di noleggio e stanno valutando ulteriori ampliamenti.
Altro aspetto era quello legato ai percorsi di informazione e di educazione alla salute dei cittadini, al fine di favorire un utilizzo più consapevole e responsabile dei farmaci. Anche questo è stato fatto non in maniera, diciamo, così evidente, ma come è scritto qui, il personale della farmacia non è stato messo lì a vendere e basta, ma anche a dare consigli sul fatto che il farmaco non è sempre la soluzione migliore per guarire dai problemi di salute che una persona ha. Va bene, poi l'altro aspetto è continuata, diciamo, sia l'attività che stiamo svolgendo come, diciamo, con il personale, diciamo, non farmacista a servizio sul territorio, quindi con il trasporto dei farmaci. Su questo tema io batto sempre, il trasporto dei farmaci a domicilio forse potrebbe essere ulteriormente sviluppato. Comunque è già previsto il servizio di trasporto sociale di personale o di cose alle abitazioni, il servizio infermieristico che è stato avviato e che comunque è disponibile presso la farmacia, no? Ecco, questi erano dei punti che avevamo inserito nel DUP, che per gran parte sono stati, diciamo, gli obiettivi sono stati raggiunti. Su questo tema, anche come amministrazione, vogliamo continuare a insistere perché, torno a dire, insomma, la farmacia è sì diciamo, un settore dove si vanno a comprare i farmaci, ma deve essere anche diciamo, finalizzato, l'attività deve essere finalizzata non solo al ritorno economico, ma anche al ritorno dal punto di vista appunto dei cittadini. Grazie Assessore. Sì, volevo aggiungere oltre a quei punti che lei ha elencato anche il fatto che continuiamo con le iniziative di supporto e sponsorizzazioni di associazioni sportive e il supporto e la sponsorizzazione di eventi come per esempio la conferenza del dottor Fontana. Questa è un'attività che comunque prevediamo di continuare nell'arco del futuro. Bene, grazie. Sono conclusi gli interventi da parte della Giunta. Adesso, se mi ridate per favore la videata, apriamo la discussione. Se intanto i consiglieri volete prenotarvi. Consigliere Antonella Caldart, prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio anche il dottor Coletti per la presentazione che ci ha fatto stasera, il resoconto di questo primo anno di sua attività. Allora, prima di tutto è una cosa di cui abbiamo già discusso in commissione, però vorrei ribadire quello che nel passato, insomma, c'era stato sollevato proprio dall'assessore De Antoni quando era seduto di qua, sul tema della trasparenza, su cui non c'entra il dottor Coletti, ma sulla modalità con cui i 200.000 euro messi a disposizione del nostro bilancio comunale sono transitati nel nostro conto. Di fatto nel nuovo statuto, mi pare del 2023, se non vado errata, mi ricordo esserci scritto che l'Assemblea approva. In quel momento, in sede di assemblea, il rappresentante del comune, quindi la sindaca nel nostro caso, prende atto del bilancio d'esercizio e c'è scritto il consiglio, il comune, cioè il comune, la sindaco come rappresentante del comune, riporta al consiglio comunale che poi stabilisce la destinazione degli ultimi utili risultanti. Non cambia niente all'affetto pratico perché i 200.000 sono arrivati, sono stati iscritti nel Consiglio Comunale, cos'era, di luglio, anziché oggi, però visto che insomma si è sempre parlato dell'importanza della trasparenza, noi crediamo che questa procedura non sia stata corretta. Entrerei invece nel merito di ciò che il dottor Coletti ci ha presentato questa sera.
direi che è una buona notizia il fatto che la procedura per la farmacia di San Giacomo vada avanti. Giustamente, come ha detto lei, sarà il Consiglio Comunale a dover, credo, proprio approvare la procedura anche di finanziamento, quindi attendiamo che venga a dirci in che modo, insomma, pensate di procedere, ma mi pare di capire che i lavori sono stati impostati e speriamo che al più presto prendano anche il via. Una cosa lei non ha citato e sulla quale avevamo già discusso quando è venuta un anno fa, però ne avevamo discusso anche prima di lei con gli allora consiglieri comunali, e che è il tema dell'armadio farmaceutico, del blistering, che ci sembrava un tema molto interessante. In pratica io vado con la ricetta e mi viene fornito il numero di pasticche o di farmaci che mi servono, in modo che si eviti quel solito spreco. Abbiamo tutti i cassetti pieni degli ultimi 2 antibiotici che non vengono usati. E non ho sentito citarla in questa sua descrizione, quindi vorrei capire a che punto siamo con quel progetto. E poi un altro tema, lei ha parlato giustamente nelle slide di farmacia di servizi, no? Noi sappiamo che ormai anche a livello nazionale si parla, è diventata c'è la normativa che dice che le nostre farmacie sono fornitrici di servizi. Si dice addirittura che siano dei veri e propri presidi sanitari che vadano a sgravare il servizio sanitario nazionale per alcuni servizi. E qui nell'allegato che ci avete consegnato, quando dice sviluppo di nuovi servizi agli utenti, c'è un no. Questo è a fine 24, poi lei oggi ha parlato anche di quello che probabilmente avete messo in piedi a cavallo del 25 fino ad oggi, quindi qualcosa ha aggiunto rispetto a quel no. Però io vorrei così caldeggiare l'importanza di questi servizi. Primo perché giustamente lei ha detto le farmacie sono innanzitutto un servizio sociale che noi diamo, farmacie comunali, che diamo alla nostra popolazione. Quindi dare servizi che va ben oltre la sponsorizzazione, ma servizi come le consegne dei farmaci sappiamo che si fa, anche se sono d'accordo con l'assessore De Antoni, potrebbe essere fatta incentivata, ma per esempio la prenotazione al CUP, in tante farmacie già lo fanno, mi pare che da noi ancora non si faccia, ma anche tante campagne informative. La campagna informativa sulla salute dei cittadini è importante, primo perché la farmacia ormai è divenuta veramente un punto di riferimento, no? Dal Covid in poi, se ci pensiamo, prima andavi dal medico di base, poi il medico di base non ti rispondeva più, il pronto soccorso è sovraffollato. Il farmacista effettivamente è diventato un punto di riferimento per tutti noi. Quindi ti fidi sempre di più della figura del farmacista, e anch'io sono d'accordo con lei nel ringraziare le nostre farmaciste e i nostri farmacisti, e quindi incentivare campagne di informazione che portano un servizio alla popolazione, ma inevitabilmente anche un aumento degli incassi, perché alla fine tu vai in farmacia e esci sempre con qualcosa che non è solo il farmaco. Altrettanto aumentare gli screening. Io mi ricordo ad un certo punto l'ULS ha portato una certa tipologia di screening, l'ha affidato, o probabilmente su proposta della nostra farmacia, è stato affidato alle nostre farmacie comunali. Anche quello è un momento in cui ti metti a disposizione del cittadino, quindi anche lì probabilmente si potrebbe incentivare. E poi insomma tante altre cose, per esempio il rispetto del piano terapeutico, cioè laddove il farmacista, non dico che si sostituisca al medico di base, però controlla che mia mamma segua il proprio piano terapeutico, perché la vendita, la fornitura del farmaco corrisponde a quello che è il suo piano terapeutico. Anche questo stabilisce un rapporto di fiducia paziente e farmacista, quindi è un altro modo per fartelo tuo, per tenertelo, diciamo, anche come cliente, se vogliamo, no? Ecco, mi fermo qui e poi se magari rispondo ho anche qualcos'altro da dire sulla stazione appaltante. Grazie. Grazie consigliere Caldarto. Se ci sono altri consiglieri che vogliono prenotarsi.
probabilmente il tema è stato anche sviscerato in commissione. Vedo il consigliere Graziano Carnellos, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti e a chi ci segue da casa. Volevo iniziare con il ringraziare il dottor Coletti per l'esaustiva relazione e l'approccio che ha dato al suo intervento. Il legislatore ha previsto appunto il controllo analogo sotto due punti di vista, sotto due profili sostanzialmente diversi. Il primo è quello che concerne i conti, proprio il dato arido dei numeri. È indubbio che un consiglio comunale, i consiglieri comunali, i rappresentanti del popolo sappiano l'andamento finanziario e contabile di una società in cui il comune è unico socio e quindi sostanzialmente di cui sono soci tutti i cittadini. E sotto questo punto di vista mi pare che nulla si possa obiettare. Il secondo profilo è quello essenzialmente politico. Il legislatore ha previsto un controllo analogo e questo controllo lo fa il Consiglio comunale, che astrattamente l'aspetto strettamente contabile poteva essere lasciato, il legislatore poteva avere l'opzione di lasciarlo agli organi tecnici del comune, all'organo esecutivo del comune. Ha fatto la scelta invece appunto che venga fatto in Consiglio comunale. Perché? Perché i consiglieri debbano avere contezza, al di là dei numeri, di qual è, come si può dire, l'impronta politica, sociale, che si dà a un'azienda, ripeto, che è pubblica. E sotto questo profilo sono soddisfatto di quello che ha comunicato il dottor Coletti. Mi ha colpito, e favorevolmente ovviamente, quando la dottoressa Della Torre ha detto che rispetto al passato del 25 si è cominciato a mettere mano a quei due tasselli importantissimi, essendo un'azienda pubblica, che è la trasparenza e l'aspetto degli appalti, dove sono i soldi. E questo ritengo notevolmente positivo. Abbiamo voltato pagina e prendo atto con soddisfazione che questo è avvenuto, anche perché probabilmente nel 94, nel 2024, i cittadini hanno votato in un certo modo e quindi un cambiamento se lo aspettavano. E io dico, acceleriamo ulteriormente, proprio perché la trasparenza è un dato importante e se negli ultimi tempi talvolta vi è uno scollamento fra politici, politica e amministrati, probabilmente questo è dovuto all'opacità con cui, tra virgolette, i politici trattano la questione dei cittadini e le questioni dei cittadini. Ovviamente mi riferisco a tutti i livelli istituzionali. E sono convinto che sotto questo aspetto, quanto più saremo trasparenti, quanto più i cittadini potranno fidarsi di chi li rappresenta, perché in concreto vedono che
effettivamente non si battere al luccherino, credo che questo possa essere utile proprio al di là, ripeto, di quelle che sono le nostre impostazioni politiche, quelle che sono le nostre ideologie, da quelli che sono il nostro colore, che siamo verdi, celesti o rosa pallidi, non ha importanza, ma si crea quel rapporto, o possa ricreare quel rapporto fiduciario fra cittadini e chi amministra, e sono convinto anche che potrebbe determinare un nuovo riavvicinamento, perché credo sia un dato visibile a tutti, ripeto, in questo consesso, di come talvolta ci sia distanza. A voi là, voi ce l'ha e noi siamo parli qua. Sarò novecentesco, ma un tempo non era così. C'era davvero un legame, c'era davvero anche, come si può dire, un feeling, un pathos che legava rappresentanti e rappresentati. Mi auguro appunto, così, da vecchio innamorato della politica, mi auguro che un clima del genere nel nostro Paese possa ricrearsi. Grazie. Grazie consigliere. Do la parola al consigliere Darè, prego. Grazie Presidente, buonasera. Mi perdoni consigliere e collega Carnelos, però la trasparenza c'è sempre stata e abbiamo visto nei vari presidenti, e qua ne abbiamo uno che è Giovanni Braido, nella gestione delle farmacie c'è sempre stata la trasparenza massima, c'è stato un utile che ha sempre portato veramente nelle casse del comune. Quindi adesso benvenuta trasparenza, lei non può fare questo perché vuol dire che mette in discussione magari chi c'era prima o chi c'era ancora prima di prima. Credo che la gestione oculata delle farmacie comunali e la capacità delle varie amministrazioni che si sono succedute nel gestire e nel dare ampio spazio al Presidente e al Consiglio di amministrazione delle farmacie ha sempre dato dei risultati positivi per il Comune di Vittorio Veneto. Certo si deve confrontare il Presidente con una concorrenza privata e questo è di che dire, quindi una concorrenza sicuramente agguerrita, però credo che sulla trasparenza i vari presidenti che si sono succeduti abbiano fatto, anche perché nelle assunzioni è dal 2020 che c'è questa legge, quindi cerchiamo di non insinuare magari delle cose magari o mali interpretazioni che non sono giuste e non sono neanche doverose. Grazie. Grazie consigliere Darè. La parola al consigliere Tonon. Grazie. Sulla linea di quanto è stato detto, tralascio i ringraziamenti per non essere pedante e vado subito al dunque. Per quanto riguarda l'ultimo argomento affrontato, ricordo anche qualcuno che era probabilmente in questo Consiglio Comunale se lo ricorda, che c'è stato un periodo in cui anche l'interpretazione del tipo di appalti a cui erano tenute le società controllate era dibattuto, non era sempre così pacifico, c'erano opinioni molto diverse in materia che dovesse rientrare assolutamente nel codice degli appalti. Poi l'orientamento prevalente è stato questo, è bene che sia così. Per cui concordo col collega Darè che per quanto posso dire personalmente ritengo che tutti gli amministratori, abbiano agito correttamente nella gestione della società. Aggiungo al ringraziamento e all'attenzione posta a questo Consiglio Comunale, sia per quanto riguarda il controllo contestuale che il controllo ex post, perché i numeri sono, e anche
le relazioni del Presidente e della dottoressa Dalla Torre molto esaustivi e chiari. Sottolineo ulteriormente, come ha già fatto qualche collega, come la collega Caldar, la necessità più che l'utilità di essere vicini ai cittadini con servizi il più possibile giornalieri, nel senso che molti hanno necessità quasi giornaliera di avvicinarsi alla farmacia, quasi come anche un posto come di sollievo, diciamo, ecco, in cui chiedere qualche consiglio, che sappiamo bene, insomma, i medici sono sempre meno, e molto probabilmente più oberati di una volta, per cui non sempre sono in grado di rispondere alle necessità, meglio, di rispondere immediatamente alle richieste dei pazienti. Aggiungo solo due, mi permetto, per quanto riguarda lo schema molto esaustivo, fra l'altro, lo schema sul rispetto degli obiettivi è una inezia, ma francamente per quanto riguarda la promozione dell'immagine a me pare tutto sommato più che sufficiente, cioè le farmacie ritengo che a Vittorio siano conosciute, Vittorio e dintorni. Quindi cioè che quell'attività sia sufficientemente fatta. Più seria invece la preoccupazione per quanto riguarda il tasso di incidenza del capitale circolante, che si è abbassato. Temo sia anche frutto degli investimenti che sono stati fatti, ovviamente parlo di investimenti immobiliari piuttosto pesanti che sono stati fatti tempo addietro dalla società. Mi auguro che questo, non so poi come andrà negli anni, mi auguro che non precluda quelle che sono non tanto la solidità, perché patrimonializzandosi la società comunque diciamo resta solida, ma che non comprometta la possibilità della società di fare quello che oltre al servizio, essendo una società ovviamente che ha anche lo scopo di fare utili per il comune, perché sappiamo tutti benissimo che gli utili distribuiti entrano nelle casse e diventano possibilità di spesa corrente per il comune. Dicevo che questo impegno non sia eccessivamente gravoso per quanto riguarda i risultati che si avranno nel futuro. Mi auguro che appunto le scelte che vengono fatte, visto che l'amministratore unico ha detto che poi ovviamente porterà, anche perché il Consiglio Comunale sarà chiamato ulteriormente a dibattere l'argomento, spero che i numeri che ci porterà nel proseguo, perché questi riguardano ovviamente il 24 e il 25, metà, cioè meglio, una prospettiva del 25 c'era già detta, e visto che aveva esordito dicendo che l'ingresso delle persone era diminuito, non il fatturato, ma l'ingresso delle persone, e ha parlato di una minore propensione alla spesa, speriamo che non si consolidi, perché se cala il fatturato, cala ovviamente la bidda, eccetera, i margini si riducono inevitabilmente per qualsiasi azienda. E siccome la Vittorio Veneto Servizi deve restare in primis un'azienda vicina al territorio, cioè ai propri cittadini, e poi deve fare utili, va bene ovviamente in primis la prima missione, ma non possiamo trascurare la seconda. Grazie. Grazie consigliere. Se c'è qualche altra prenotazione. Consigliere Fabio Braido. Buonasera a tutte e a tutti. Volevo intervenire su tre punti. Uno riguarda la nuova farmacia. Siccome si sta conducendo, da quello che ho capito, uno studio di fattibilità, sarà stata fatta una riflessione, e a questo punto, visto che c'è l'amministratore, il dottor Coletti, magari ci può dare un riscontro su questo punto, sulla sostenibilità economica dell'operazione,
visti gli utili e visto l'impegno economico per il completamento dell'opera, diciamo, delle strutture innanzitutto, e questo, diciamo, afferisce a una valutazione più di carattere economico, quindi i numeri. Poi naturalmente c'è un impatto in termini sociali riguardo sia il quartiere di San Giacomo sia su tutta la città, ovviamente. Questo è il primo punto. Il secondo punto riguarda una cosa che mi ha così, che è balzata all'occhio leggendo il referto sul controllo analogo, che vengono citate delle associazioni particolari, e quindi volevo chiedere qual era la strategia, non tanto per il 2024, ormai diciamo, stiamo facendo un'analisi a posteriori, e quindi fra l'altro è stata un'amministrazione mista tra due amministrazioni e tra due amministratori, e quindi non chiedo tanto diciamo, come è stata pianificata il supporto alle associazioni, ma per il futuro se si intende sostenere associazioni in particolare oppure delle iniziative più di carattere generale. Mi pare che prima avesse fatto riferimento a forse era una conferenza che comunque ha carattere generale e non è legata a una specifica attività di una specifica associazione, quindi se ci può dare un riscontro sulla strategia che si intende adottare per il futuro. E terzo punto riguarda i servizi. Intanto ho apprezzato molto l'approccio che il dottor Coletti ha tenuto nella sua relazione, perché ha fornito dei numeri in appoggio, diciamo, delle considerazioni di carattere più ampio, che hanno anche uno sfondo sociale, insomma. Quante ore uomo, è un termine tecnico, questo non è associato al genere naturalmente, quante ore uomo vengono spese all'anno per l'erogazione dei servizi, quindi ad esempio il trasporto di persone, il trasporto dei medicinali, eccetera, e quindi capire quanto questo servizio incide in termini di costi, con l'obiettivo eventualmente anche di implementare questo servizio in futuro. Grazie. Grazie consigliere Braido. Nell'attesa di altre prenotazioni, se nel frattempo il dottor Coletti vuole dare le risposte. Eccoci. Bene, grazie a tutti per gli spunti e i suggerimenti e i punti di riflessione che avete portato. Andrò per ordine, abbiate pazienza, partendo dalla consigliera Caldart e dai suoi punti. Ometto la parte della distribuzione degli utili, quello sarà un punto per l'anno prossimo. Invece, entrando nell'argomento più pratico e tecnico, magari combino il discorso di San Giacomo, visto che è stato sollevato sia dal consigliere Braido che dalla consigliera Caldart, e comunque è stato citato. Il punto di partenza è un progetto, un piano che era già stato presentato precedentemente a questo Consiglio Comunale, con un piano economico-finanziario che era stato approvato da questo Consiglio. Questo è il punto di partenza. Questo punto di partenza è attualmente in fase di rivalutazione per vedere se i parametri economici finanziari sono potenzialmente ancora validi, e questo tiene in considerazione quelle che sono le proiezioni anche, per esempio, teniamo in considerazione se per esempio questo calo di ingressi è una cosa stagionale oppure è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione per il futuro oppure no, perché questo ovviamente può cambiare quelle che sono le proiezioni a 3, 5, 10, 20 anni, eccetera.
Quindi il punto di partenza è quel progetto e quel piano finanziario. A questo stiamo valutando quelli che sono gli impatti di quelli che possono essere costi aggiuntivi, variazioni di costi relativi al fatto che quello era un piano di 3 anni fa, quindi ovviamente gli aspetti finanziari sono cambiati. Se ci sono delle circostanze, delle condizioni sia ambientali che di opportunità che sono maturate, che possono magari darci un altro tipo di approccio e orientamento. Ma è prematuro per me condividere queste cose. Lo farò quando avrò il quadro completo e avrò anche quello che è la situazione generale di come possiamo procedere con l'opportunità, e quindi ovviamente prima lo condividerò con la sindaca e in giunta, poi dopo ovviamente in consiglio comunale. Per quanto riguarda gli altri aspetti citati dalla consigliera Caldart, devo dire che il deblistering è un'opportunità e un'attività che mi sta abbastanza a cuore. La ignoravo completamente finché non ho appunto preso questo ruolo, e durante l'anno ho sondato varie opportunità e varie opzioni, incluso anche una potenziale collaborazione con la Cesana Malanotti, perché di fatto l'operazione di deblistering, che può essere un grande servizio, è anche un grosso investimento, e quindi per poterla implementare richiede ovviamente dei numeri certi di pazienti che possono essere serviti dal servizio. Ci sono anche delle questioni politiche contrastanti. Per esempio l'USL Belluno rispetto a quella di Treviso hanno delle posizioni diverse nei confronti del deblistering e anche del supporto che possiamo avere, che le farmacie possono avere, eccetera. E anche da un punto di vista delle diverse soluzioni di deblistering, io ho preso contatti con diverse realtà e diverse società, sono stato a Bologna, al Cosmo Pharma, eccetera, quindi diciamo ho già un discreto volume di informazioni che mi possono dare eventualmente la possibilità di portare un piano più congruo e più strutturato relativamente all'opportunità. Uno degli aspetti, diciamo, più complessi è quella della operatività, di come renderlo operativo attualmente nelle attuali strutture. Per cui, per esempio, se noi riuscissimo ad associarlo alla farmacia di San Giacomo, dove i locali e gli spazi sono significativi, quello probabilmente potrebbe essere una buona combinazione. Con le attuali strutture, con gli attuali spazi che abbiamo, nonché anche con l'attuale disponibilità di personale, eccetera, la gestione del deblistering attualmente potrebbe essere alquanto complessa, e quindi diciamo che sono tutti questi aspetti che devono essere presi in considerazione per poter avviare questo aspetto, che comunque sia sarebbe uno dei tanti che sarebbe connesso con la farmacia dei servizi. Per quanto riguarda gli aspetti di campagne informative, aumento di screening, rispetto del piano terapeutico, eccetera, questo appunto rientra tutto in un programma di aumento del ruolo consulenziale dei farmacisti comunali nei confronti dei cittadini, e li stiamo implementando gradualmente su una base che è quella della disponibilità del personale e della domanda da parte dei clienti. Diciamo che una delle problematiche è chi fa informazione e come fare informazione. Vi do un dato indicativo: ci sono circa 700-800 transazioni al giorno con i clienti nelle farmacie. Si arriva a punte di 35-40 persone per operatore al giorno, all'ora.
Ovviamente la transazione deve essere una transazione che evita l'affollamento e il disservizio legato alle code, eccetera. Quindi la capacità di servizio, di informazione, eccetera, da parte del farmacista va bilanciata con quello che è poi dopo effettivamente il servizio che il farmacista può dare in termini di fornire, diciamo, soddisfare il bisogno primario, che è quello dell'acquisto. Quindi le campagne informative, per esempio, e le attività di servizio devono essere fatte pensando a dare un maggiore supporto al farmacista in modo tale che venga, diciamo, alleggerito di una serie di operatività e di attività, per cui per esempio ho citato nella mia presentazione l'adozione dell'app telefonica, oltre alla revisione del sito. Il sito nuovo è stato lanciato circa il mese scorso, attraverso strumenti informatici, digitali, attraverso anche la pubblicazione e la comunicazione, per esempio sui media, il quindicinale, eccetera, possiamo raggiungere un'ampia quantità di utenza. È vero che l'utenza magari più anziana è meno digitalizzata, ma magari per quella supperiamo con la pubblicazione in quindicinale, eccetera, eccetera, e nell'insieme queste due cose possono, diciamo, dare un maggior livello di informazione e di comunicazione alla clientela e ai cittadini, in aggiunta a quello che poi normalmente fa il farmacista quando il cittadino viene alla farmacia. In questi termini, oltre ad avere rilanciato e rivitalizzato le campagne, la quarta pagina di copertina, che era una cosa già storica, tradizionale, che c'era nel quindicinale, abbiamo cominciato a fare dei publi redazionali che sono proprio orientati all'informazione, per cui avrete visto, e lo vedrete adesso a novembre e dicembre, che ci sarà uno publi redazionale specifico sul quindicinale che è legato e relativo all'offerta dei servizi di infermieristici, di screening, di vaccinazioni, eccetera, eccetera. Stiamo avviando anche una campagna di comunicazione con i medici di base, in quanto c'è una relativa conoscenza dell'adeguatezza delle prestazioni che le farmacie sono in grado di fornire, e quindi stiamo avviando una campagna di informazione e di coinvolgimento dei medici di base, per cui attraverso questa campagna i medici orientino i pazienti che hanno bisogno di uno screening più semplice, diciamo non diagnostico importante, che ovviamente deve essere fatto da una struttura specifica e convenzionata, che questa cosa venga fatta direttamente da noi. Qui c'è un livello di informazione che è medio-basso da parte dei medici di base sulla qualità delle apparecchiature che noi abbiamo a disposizione e sulla capacità che noi possiamo fornire. E questo è una cosa che stiamo avviando proprio per sopperire a questo aspetto. Andando al punto del consigliere Tonon, il discorso del capitale circolante oggi è prevalentemente legato, come lei ha citato, agli investimenti che sono stati fatti, per cui l'acquisizione della Sauro. Oltretutto c'è stato il completamento dell'acquisto della parte della farmacia del centro, e quello quindi è stata un'uscita inevitabile, necessaria, e ovviamente quella deve essere ribilanciata dai margini, quindi e dal risultato che noi avremo con le farmacie. Questo verrà preso in considerazione e incluso in quello che è il piano finanziario, proprio per proseguire in quello che è l'investimento per la farmacia di San Giacomo, eccetera. In termini di attività,
consigliere Braido, le associazioni di cui è stato fatto riferimento e le sponsorizzazioni erano relative al 2024. Nel 2025 abbiamo ridotto il numero di sponsorizzazioni e ci siamo focalizzati su sponsorizzazioni o supporto di attività sportive o associazioni sportive, proprio per orientarci verso quello che è un'educazione del cittadino verso la salute e la prevenzione e la salute. Per cui, per esempio, la sponsorizzazione della maratonina, che è una cosa storica fatta dalle farmacie, è una cosa che continuerò anche a fare, perché comunque è uno di quegli eventi che accolgono e coinvolgono una grande quantità di pubblico e di partecipanti di tutte le età, ed è una delle attività che comunque sia, diciamo, promuove quella che è una vita sana. La stessa cosa riguarda la parte delle conferenze. Attività come le conferenze sono mirate specificamente a un obiettivo di informazione, di comunicazione, di una miglior vita sana. La conferenza che è stata tenuta ad agosto dal professor Fontana è un seguito della conferenza che aveva tenuto il professor Garattini lo scorso novembre. Lo scorso novembre Garattini aveva fatto una conferenza relativa alla vita sana per un minor uso di farmaci, diciamo, ma non magari non particolarmente favorevole alle farmacie, mentre il professor Fontana ha fatto una conferenza relativa a una migliore alimentazione e quindi anche l'uso di integratori, eccetera, eccetera. Però l'orientamento è quello, meno ci si deve curare e meglio si sta, in un certo senso, però per farlo ovviamente bisogna avviare una vita sana, e questo è quello che cerchiamo di promuovere attraverso l'informazione che facciamo tra i media, il mondo digitale e anche questo tipo di conferenze. Per cui adesso stiamo lavorando e studiando assieme all'assessore Ceccarini la possibilità di fare altre conferenze oltre a quelle che sono già state fatte, in modo tale da continuare questo tipo di comunicazione. Spero di non essermi dimenticato niente. Per quanto vorrei ringraziare velocemente il consigliere Carneros su una cosa unica che ha detto, una parola: accelerazione. È una parola che mi piace molto e che è una cosa che prevedo o vedo come una evoluzione del mio incarico alle farmacie comunali. Premesso che comunque non avevo mai lavorato in questo contesto, per cui per me il primo anno è stato anche un anno di apprendimento e di conoscenza del settore, oltre che del territorio, eccetera. Ho già visto in questi mesi, e prevedo di vedere nell'arco del periodo del mio mandato, che man mano il volano e diciamo il ritmo delle operazioni e delle attività si accelererà e diventerà più rapido, anche grazie al fatto che avremo risolto una serie di cose che erano, diciamo, bloccate o comunque erano rimaste indietro per motivi che non competono a me, da un punto di vista dell'allineamento con, per esempio, la normativa degli appalti, eccetera, eccetera. Per cui in questo periodo mi sono dovuto occupare di mettere in ordine alcuni aspetti che erano stati già sollevati da un punto di vista di controllo analogo nello scorso novembre, quando, o comunque sia nell'ultima riunione alla quale avevo partecipato. Con la risoluzione di queste cose le attività poi dovrebbero essere e dovrebbero migliorare in termini di accelerazione. Grazie. Grazie per l'esauriente risposta. C'è una richiesta di replica della consigliera Caldart, prego. Sì, allora prendo il via da quest'ultima cosa, il riferimento che ha fatto il dottor Coletti al codice degli appalti, alla nuova modalità di acquisto dei farmaci. Allora, per spiegare, per far capire un po'
a noi e credo anche a chi ci segue da casa che effetto possa avere questo cambiamento organizzativo. Sostanzialmente mi permetto di fare un riassunto per capire se ho capito bene. Allora, fino a prima dell'applicazione di questa nuova normativa, le nostre farmacie acquistavano dai grossisti che c'erano sul mercato i farmaci in base ad un programma, ovviamente, in base allo storico, con il vantaggio, credo di aver intuito, anche di poter acquistare velocemente, di poter avere velocemente nei propri magazzini dei farmaci urgenti o magari non immediatamente reperibili sul mercato, diciamo, classico, no? Con il cambio di normativa anche le farmacie sono tenute ad andare attraverso la stazione appaltante, quindi a fare l'appalto. Bene. Allora è chiaro che dal punto di vista sia della trasparenza sia del vantaggio economico per l'ente farmacie, questo è indubbio, no? Perché dovrebbe portarti a un risparmio e anche a dare massima trasparenza, benissimo, ma al cittadino questo, per il cittadino questo, che conseguenze può avere? Speriamo non le abbia, che conseguenze negative potrebbe avere? Mi viene da pensare che se viene fatto un appalto come si fa in comune, cioè metti a gara un certo servizio, un certo acquisto, l'acquisto di un tot di beni, devi decidere a priori quanti beni ti servono. Okay? Nel caso delle medicine, chiaro che c'è uno storico su cui pensare l'appalto, impostare l'appalto, però è anche vero che ci sono delle variabili legate, pandemia, ce ne ha dato un esempio, ma anche alla stagionalità, per esempio, no? Non sempre tutti hanno l'influenza, insomma, quelle cose che ben vediamo. Allora, quale potrebbe essere il rischio per me utente? Potrebbe essere che vi troviate senza i farmaci che servono immediatamente perché non erano stati previsti nell'appalto pluriennale, immagino che sia un appalto pluriennale, oppure che manchi quel farmaco urgente che prima la farmacia, di cui prima la farmacia si forniva direttamente dal grossista di fiducia. Quindi, ovviamente voi e lei sa fare questo mestiere, io non lo saprei fare, però dal punto di vista pratico ci piacerebbe sentire se in questo lavoro che lei dice aver già impostato si prevede intanto, immagino un appalto pluriennale, ma un appalto che preveda la possibilità, per così dire, di avere più grossisti, perché se è uno solo che vince tutto, sappiamo che ogni grossista ha determinati marchi farmaceutici, il rischio è che restiate senza quel farmaco e che poi io debba andare per forza da un'altra farmacia non comunale ad acquistarla. Quindi va bene ovviamente, perché bisogna farlo, andare a questa gara d'appalto, però non credo se si può fare non a prezzo chiuso, non a fornitura già predefinita, e anche con la possibilità di avere, magari per acquisti più urgenti, la possibilità di andare da fornitori minori che abbiano la disponibilità del farmaco. Quindi, non so, ma una gara modulata, ecco, questo vorrei capire, ma soprattutto per la sicurezza e per rassicurare i nostri concittadini che si forniscono volentieri alle nostre farmacie. Grazie. Grazie. Aspettiamo, vediamo se ci sono qualche altra domanda, perché non facciamo... Preferisco metterla insieme ad altre, perché altrimenti diventa... Vedo che c'è una prenotazione di Gianluca Posocco, prego. Rapidamente chiedo all'assessore, non so se l'ha detto prima perché ero assente, la destinazione degli utili. Replica per il consigliere Fabio Braido. Dottor Coletti, solo il mio terzo punto, diciamo, che riguarda se è un dato noto che si è monitorato naturalmente, altrimenti ce lo racconterà la prossima volta, quante ore vengono investite per il servizio. Grazie.
Prego, dottor Coletti. Allora, appalti. La ragione per cui il sistema degli appalti sta partendo adesso, e quindi ci ho messo quasi un anno prima di mettere insieme le cose, era legato prima di tutto a molte perplessità, che erano le stesse perplessità che lei ha sollevato, sulla complessità di mettere in piedi un sistema del genere e un'attenta valutazione di quelli che potevano essere rischi, vantaggi, eccetera. L'aspetto primario del mettere in piedi un sistema di acquisto e gestione degli acquisti trasparenti lo paragonerei a quello che è stato introdotto come la fatturazione elettronica, cioè la trasparenza degli aspetti di acquisto che sostanzialmente poi si collega con la 231, il modello 231, ovvero sia la prevenzione della corruzione e comunicazione, trasparenza, eccetera. Ovviamente, è premesso che ci sono alcuni gruppi di farmacie comunali che hanno fatto un opt-out da questo sistema, un caso è quello delle farmacie di Trento, però hanno fatto un opt-out legalizzato, cioè legalmente accettabile, perché è legato al fatto che c'è un socio privato, non sono quindi al 100% comunali. Mentre il sistema è stato adottato da tutto il Friuli, da una buona parte del Veneto, è stato adottato in Toscana, nelle Marche, eccetera, è proprio legato a quell'aspetto di minimizzare il rischio di cui lei parlava. Per cui oggi abbiamo dei contratti con 3 grossisti che ci forniscono e poi siamo forniti direttamente da una serie di case farmaceutiche. Questo ci permette di avere un servizio flessibile, bilanciato, 2 consegne al giorno, tutto quello che lei citava. La gara d'appalto che verrà fatta, che è in fase di avviamento per poi essere valida dall'inizio dell'anno, avrà la stessa prospettiva, ovvero sia sarà una gara in cui verranno selezionati 3 grossisti, più o meno la distribuzione dei volumi è stata fatta sulla base dello storico e quindi dei volumi che ciascuno dei 3 grossisti attuali forniscono, e nella gara vengono specificate le condizioni di servizio e come condizioni di servizio ovviamente c'è anche la parte relativa alle consegne, ai resi e tutto il resto. Oltre a quello gli obiettivi e quindi i volumi accordati non sono fissi, cioè ci sono dei buffers, per cui è possibile andare oltre o è possibile tirarsi indietro. Diciamo, c'è una specie di spazio, diciamo, di negoziazione legato alla cosa. E poi questo tipo di fornitura riguarda solo i grossisti, però noi oggi ci forniamo anche direttamente da società farmaceutiche come Teva, Bayer e altre. Questa fornitura non entrerà nell'ambito degli appalti, ma diventerà trasparente, in quanto gli acquisti verranno fatti comunque tramite CIG e quindi saranno ovviamente tracciati. Quindi la gara è stata impostata in modo tale da minimizzare proprio i rischi che lei citava. Diciamo, il rischio maggiore che vedo è che nel momento in cui facciamo la gara si facciano avanti dei grossisti particolarmente aggressivi da un punto di vista di scontistica, che poi non siano in grado di diciamo, rispettare le regole del servizio. Però ci sono delle penali, per cui diciamo, c'è un rischio che magari probabilmente dei 3 può essere che ne terremo 2 e 1 lo dovremo sostituire, non lo sappiamo ancora, finché non facciamo la gara non sappiamo a chi andranno gli appalti. Ci sono delle penali relative al servizio
e quindi diciamo, terremo molto, la valutazione sarà molto attenta per quanto riguarda la selezione. Un vantaggio che sarà indiretto per il cittadino sarà il fatto che, avendo un maggiore potere d'acquisto, noi dovremo essere in grado di contrattare delle condizioni migliori da un punto di vista di sconti, eccetera, e quindi questo dovrebbe aiutare da un punto di vista di redditività e di marginalità. Ecco, mi sembra di aver dato il quadro. Da un punto di vista di ore, posso andare a vedere il tabellario e trovare le ore principali, però i servizi vengono forniti da un'infermiera che è disponibile alcune mezze giornate durante la settimana su prenotazione. Per quanto riguarda i servizi in farmacia, quindi le vaccinazioni piuttosto che diciamo aspetti, medicazioni, tutto quello che è relativo a un servizio infermieristico. Abbiamo poi il servizio di consegna a domicilio che è in collaborazione con anche i servizi sociali del comune, per cui c'è un misto tra la consegna a domicilio dei farmaci e anche la consegna dei pasti o il trasporto di persone bisognose se hanno bisogno di essere portate all'ospedale di Treviso, eccetera, eccetera. Questo servizio è un servizio full time, 5 giorni alla settimana, e copre oggi diciamo la fascia dei più bisognosi da un punto di vista della consegna dei farmaci. Un'idea che è in fase di valutazione è quella di ampliare questo tipo di servizio, magari aggiungendo anche il servizio infermieristico a domicilio, per esempio. Sono tutte cose che diciamo potrebbe migliorare o potrebbero essere implementate in modo migliore e più efficiente attraverso questo sistema di prenotazione che stiamo prendendo in considerazione. Quindi è tutto diciamo, un bilanciamento tra le risorse disponibili a disposizione e quello che si può fare tecnicamente, praticamente, da un punto di vista del servizio alla cittadinanza. L'assessore De Antoni. Sì, devo rispondere un attimo. Permette che risponda ai consiglieri Caldarte e Posocco. Allora, per quanto riguarda la distribuzione degli utili, allora ci sono due articoli dello statuto della società che richiamano questo aspetto. Il primo è quello dell'articolo 27 che dice che gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinarsi alla riserva legale fino a quando non abbia raggiunto un certo valore e salve altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, saranno destinati secondo le determinazioni assunte dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio. Quindi, correttamente, nell'Assemblea dei soci del 30 maggio, con due delibere diverse, che sono qua, sì, con due delibere diverse, è stato prima stabilito di quella che si è tenuta, per essere precisi, alle 18:30. Prima si è deciso di approvare il bilancio e la relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024, così come predisposto dall'amministrazione unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 176 erotti. E poi decide, al terzo punto, di approvare la proposta dell'amministratore circa l'accantonamento alla riserva straordinaria dell'intero risultato d'esercizio di euro 176.388. È anche vero che l'articolo 5 dello Statuto, che ricordo è stato adottato da questo Consiglio nel 2022, che poi è diventato esecutivo nel 2024, prevede appunto all'articolo 6 che il Consiglio, qui il Comune, non più l'Assemblea dei soci, ma qui il Comune, prende atto del bilancio d'esercizio e stabilisce la destinazione degli eventuali utili risultanti nel rispetto delle destinazioni obbligatorie per legge. Quindi, diciamo, nella delibera che oggi prendiamo, abbiamo messo nelle premesse di ratificare, un attimo, di prendere atto,
di confermare la distribuzione dei dividendi per euro 200.000 accantonati a riserva straordinaria al bilancio comunale annualità 2025, e quindi anche poi nel dispositivo riprendiamo questo aspetto. Quindi c'è stata prima l'assemblea dei soci che ha deliberato l'approvazione del bilancio e ha destinato i 176.000 euro dell'utile a riserva. Poi, nella successivo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha stabilito di riservare, come si dice, distribuire al Comune di Vittorio Veneto l'importo di 200.000 euro. E questo, adesso di questo ne prendiamo atto. Le due cose forse devono essere fatte assieme, ok? Siamo stati troppo veloci, o può essere, comunque alla fine questo aspetto viene ripreso oggi nella delibera e viene insomma definitivamente sistemato. E gli utili sono destinati a spese correnti. Basta. Quali spese correnti? Le spese correnti. E non c'è altra competenza che spetti al Consiglio Comunale su questa cosa. Quindi gli utili verranno utilizzati per le spese correnti. Grazie. Una replica del consigliere Posocco, prego. A me sembra, nell'articolo 6, che l'articolo 6 non ce l'ho sotto mano, ma dica: il Comune prende atto del risultato e stabilisce la destinazione, ecco, no ma me lo ricordo, sì, e stabilisce la destinazione degli utili, tenendo conto dove devono andare, se in spesa corrente o in parte capitale, ma stabilisce la destinazione. Io dico, decidiamo cosa, la traduco, decidiamo cosa fare con quei soldi lì. Questo, e siccome abbiamo fatto la variazione di bilancio l'altra volta e quindi quei soldi sono stati destinati, mi piacerebbe sapere dove quei 176.000 euro sono stati destinati, perché l'abbiamo votato e quindi l'abbiamo stabilito. Quindi abbiamo applicato l'articolo 6 l'altra volta perché quei 176.000 euro hanno avuto una destinazione. Quindi, leggendo l'articolo, a me piacerebbe sapere quei 176.000 euro, che poi sono 200.000 e non entro nel merito degli altri discorsi, sono andati a finire. Perché l'articolo 6 mi sembra, io lo interpreto così. Punto. Grazie. Replica del consigliere Carnelos. Gianluca, la tua interpretazione. Sappiamo come le norme sono come la chewing gum, dove le tiri vanno. Sì, se mi fa finire, 176.000 in spese correnti. È indubbio che, se lei ha già detto che questo Consiglio li ha già utilizzati, significa che quei 176.000 euro sono serviti per parificare i conti. Ma se è semplice, quei 176.000 sono andati nelle spese correnti che noi abbiamo votato. I numeri, ci sono i numeri, no? Se li abbiamo votati, sono quelli che abbiamo votato in quelle specifiche destinazioni che gli abbiamo dato, o no? O lei dice che le banconote hanno un numero e quindi 176.000 c'è da metterli in un determinato capitolo. Sono in quei capitoli. Se non ci fossero stati quei 176.000, i capitoli avrebbero avuto una diminuzione di 176.000. Spese correnti dovevano essere e spese correnti sono state. Quante? Rispetto a quelle preventivate, 176.000 in più che sono state collocate. E peraltro in nessuna di quelle spese ci sono stati emendamenti per dire no,
tiriamo via da una parte e mettiamo nell'altra. Sono passati lisci come l'olio, perché questo organo sovrano ha deciso che dove erano stati messi era cosa buona e giusta. Grazie. Consigliere Tonon, prego una replica. Grazie, velocissimo. Vado a memoria rispetto all'esperienza in campo pubblico e privato che ho avuto, ma la destinazione degli utili, se non ricordo male, significa semplicemente l'assemblea dei soci decide se o accantonare o dividere. Potrebbe fare anche parte e parte, accantonare gli utili a riserva, a parte la riserva ordinaria, a riserva straordinaria, oppure dire questa parte la diamo ai soci. Quella è la destinazione degli utili. Non è, ma con quegli utili cosa fai? Che poi si paghino gli stipendi, si compri la carta, si paghi la... È un'altra questione. Ma non c'entra nulla con la destinazione degli utili. Io destino gli utili o a riserva o a dividendo. Finito. Punto. Potrei sbagliare, ma per quanto ricordo è così. Grazie. Allora anche l'assessore De Antonio. Sì, ribadisco quello che ha detto anche il consigliere Tonon, cioè le entrate correnti vanno a finanziare le spese correnti, non c'è nessuna necessità e non c'è scritto da nessuna parte che debba essere specificato. Se il consigliere vuole, diciamo 50.000 per il personale, 27.000 per l'illuminazione, 34.000 per il calore, ma non c'è scritto da nessuna parte, scusi, non c'è scritto da nessuna parte che debba essere specificato il tipo di spesa corrente che viene finanziato con quelle entrate. Assolutamente non c'è scritto da nessuna parte. L'unica osservazione che accetto e ho dichiarato mea culpa anche l'altra volta è che, diciamo, mi era sfuggito, così mi assumo tutta la responsabilità io, mi era sfuggito che ci fosse il discorso anche del controllo analogo. Eravamo partiti con l'assemblea dell'articolo, quello che ho citato prima, dell'assemblea che destina questa cosa, poi mi era sfuggito l'aspetto che il controllo analogo prevede che venga ristabilito, ridefinito anche dal comune, in questo caso dal Consiglio Comunale, la destinazione degli utili. Questo è l'unica cosa che accetto l'osservazione. Per il resto abbiamo seguito esattamente quello che prevede la legge. Bene, vediamo se ci sono altre prenotazioni. No, e intervengo giusto per ringraziare, mi unisco ai ringraziamenti relativamente a tutto il personale delle farmacie comunali, che dico sempre è un valore aggiunto in termini così di gentilezza e anche di competenza e di aiuto verso i cittadini. Ringrazio il dottor Coletti per il lavoro svolto quest'anno e ringrazio anche tutti gli amministratori che man mano si sono succeduti alla guida delle nostre farmacie, che ricordo sono un fiore all'occhiello della nostra città, e solo la nostra città ha questa azienda in-house importante, a differenza di altre città vicine insomma, che non ce l'hanno, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi, e per questo naturalmente chi le ha condotte fin qua va assolutamente riconosciuto il lavoro che hanno svolto, anche perché anche negli anni scorsi, essendo nei banchi di minoranza, dall'entrata in vigore poi del nuovo statuto nel dicembre 22 e dove è stato un po' evidenziato la questione del controllo analogo, voglio dire, le normative cambiano di volta in volta negli anni, no? Quindi richiedono sempre maggiore attenzione, e per mettersi al passo rispetto alle nuove normative non è che se lo facciamo in pochissimo tempo, serve tempo, servono mesi, e quindi mi sento insomma di ringraziare il dottor Coletti e tutti coloro anche che nel passato ci hanno consegnato questa importante società. Grazie. Grazie. Sembra di intuire che gli interventi sono conclusi, quindi io, se non vedo altre prenotazioni, allora chiedo se ci sono dichiarazioni di voto.
Non vedo richieste per dichiarazione di voto, quindi chiudo la discussione. Apro la votazione. Prego consiglieri, votate. Chiudo la votazione. La delibera è approvata con 15 favorevoli, un astenuto. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego. Prego. Bene, hanno votato tutti. Chiudo la votazione. Attività approvata, favorevoli 15, astenuti 1. E qui chiudiamo il punto numero 2. Passare al punto numero 3, aggiornamento DUP 25-27, terza variazione del programma triennale dei lavori pubblici 25-27, elenco annuale e seconda variazione al programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Illustra la delibera l'assessore De Antoni, prego. Sì, okay. Quindi il documento che vi presentiamo riguarda, come ha detto il Presidente, la terza variazione al programma triennale delle opere pubbliche, che consiste, diciamo, nella modifica dell'importo dell'intervento numero 17 nell'elenco, di messa in sicurezza di una frana e ripristino della viabilità in via delle Perdonanze. Qui incrementiamo l'importo da 420.000, che era riportato nel piano, a 490.000. Il problema è questo, che avevamo predisposto delle schede tecniche che la Regione ci aveva inviato per ottenere il finanziamento ed era, diciamo, emerso l'importo complessivo di 420.000 euro. La richiesta di finanziamento non è andata a buon fine e adesso stiamo cercando altre soluzioni in accordo con la Regione. Non è andata a buon fine perché il finanziamento era statale e aveva messo dei paletti che noi non riuscivamo a rispettare, anche se sulla necessità e urgenza di fare quell'intervento penso che tutti siamo d'accordo. E quindi abbiamo fatto completare il progetto per avere adesso, nella prima fase della domanda era sufficiente una scheda, adesso hanno chiesto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per cui rivedendo il progetto e facendo ulteriori approfondimenti, l'importo del progetto è passato a 490.000. Nel piano il finanziamento di questo progetto, di questi lavori, è tutto con il contributo regionale o statale. Il secondo punto è il numero 34 e si riferisce alla manutenzione straordinaria di una porzione del fabbricato di via Graziani. E, diciamo, quindi è una nuova opera che è inserita per un importo di 250.000, di cui 50.000 a carico della nostra amministrazione e 200.000 con un contributo a VEPA a seguito di un bando che aveva fatto il GAL. Questo è come forse qualcuno conosce, insomma, è un appartamento di proprietà comunale che è occupato solo in un appartamento e, diciamo, quindi con questo intervento, che aveva appunto un finanziamento massimo di 200.000 euro, abbiamo pensato di ristrutturare due appartamenti, quelli al piano terra, e quindi di poter poi mettere a disposizione questi appartamenti per giovani che necessitano di trovare un'abitazione. Ok, il terzo punto è un inserimento di un nuovo progetto che prevede la riconversione di un'ala della scuola dell'infanzia Leo Lionni di San Giacomo in asilo nido 0-2 anni. Questo è un finanziamento
c'è stato un bando del PNRR, era l'ultima chiamata, diciamo, per questo tipo di intervento, c'era una previsione di finanziamento di 20.000 euro a posto, a un nuovo posto di asilo nido, quindi noi abbiamo proposto un intervento per 20 bimbi e questo ci è stato finanziato. Adesso il grosso problema, ma ne parleremo poi quando parliamo del finanziamento, che il problema adesso è riuscire in tempi brevissimi a redigere il progetto e poi a eseguire i lavori entro la primavera, insomma entro la fine della primavera del 2026. Ecco, per curiosità, insomma, i lavori sono già iniziati con tutte le opere propedeutiche. Ecco, a breve riusciremo a mettere vicino tutte le carte necessarie per fare la gara e partire con i lavori. Questo è nel piano delle opere pubbliche. A questo punto abbiamo stralciato l'opera che prevedeva il nuovo asilo comunale dell'importo complessivo di 2 milioni di euro nella terza annualità, quindi nel 2027. Oltre al piano delle opere pubbliche c'è anche il programma triennale 2025-2027 di acquisti di beni e servizi. Qui ci scade il contratto delle pulizie degli stabili comunali e abbiamo in questa fase pensato su istanza anche delle operatrici, delle educatrici dell'asilo nido, di separare le due gare, la gara legata alle pulizie dell'asilo nido e la gara, diciamo, invece della pulizia di tutti gli altri immobili comunali. Quindi abbiamo previsto la gara, l'attuale contratto scade alla fine dell'anno, quindi di partire già quest'anno con questa gara, con le due gare distinte per quanto riguarda le pulizie. L'altro punto che viene modificato è l'inserimento del servizio di gestione della gara per il servizio di gestione dei campi sportivi comunali, per garantire la gestione degli impianti, insomma, nei prossimi anni, e qui abbiamo inserito una parte di gara, una spesa per la gara già da fare nel 2025 e poi le spese per l'anno 2025 e successivi. Queste sono, diciamo, le proposte di variazione del piano delle opere pubbliche e del piano delle alienazioni, degli acquisti e dei servizi. Grazie Assessore. Prego, consigliere Posocco. Grazie Presidente. Volevo dei chiarimenti riguardo all'intervento che approvo del nido a San Giacomo. Allora, bene, la scuola, lo stabile famoso dalla storia del vigneto in poi, in cui la precedente amministrazione aveva investito una cifra per metterlo in sicurezza, e siccome lo stabile non è di proprietà nostro, avevamo fatto un accordo con l'ente proprietario che è il Cesana, l'Istituto Cesana Malanotti, che praticamente ci toglieva l'affitto per X anni in cambio dell'investimento che il comune faceva sullo stabile. Quindi la prima domanda che faccio è: i 150.000 euro che andiamo a spendere adesso, lasciamo stare gli 800.000 per il nido, i 150.000 euro noi andiamo a investire dei soldi su uno stabile che non è nostro. Come ci vengono tornati anche questi 150? Prolunghiamo gli anni in cui non paghiamo l'affitto? Quindi questo vorrei capire che accordo avete preso con il Cesana Malanotti. Secondo aspetto che riguarda il bando. Mi sembra che il bando scadesse, era quello che scadeva prima a maggio, che poi hanno fatto a marzo, che poi hanno fatto una proroga. È sempre lo stesso, quindi è del 17 marzo 2, ecco. Sì, ok, quello che i lavori devono iniziare il 31 di ottobre e finire il 30 di giugno 2026, è quello il bando? Sì, è quello. Ecco. Sì, quindi i tempi sono... Volevo capire, siccome questo bando prevedeva una convenzione con l'ente proprietario, la convenzione è stata fatta?
Allora come abbiamo fatto a fare la domanda se non abbiamo fatto la convenzione? Perché la domanda, per fare la domanda del finanziamento bisognava avere la convenzione in mano, giusto? Quindi se mi può chiarire questi aspetti, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Paolo Bassetto, prego. Grazie Presidente. La delibera che questa sera ci apprestiamo a votare in relazione all'aggiornamento al DUP e poi anche alla variazione di bilancio, però per il momento mi soffermo sul DUP e la variazione del piano triennale delle opere pubbliche, contiene un intervento che a mio avviso un po' spicca sugli altri, che è quello a cui faceva riferimento adesso il consigliere Posocco. La realizzazione di una nuova opera, riconversione di un'aula della scuola dell'infanzia in asilo nido, 0-2 anni. A ben vedere io faccio fatica a vedere questa riconversione all'interno di un'opera pubblica, mi spiego. È certamente un'opera pubblica, lo è di fatto e di diritto ovviamente, però quando penso all'opera in sé, in realtà penso al servizio a cui poi quello stabile sarà destinato e quindi al servizio che quello stabile andrà ad ospitare. E penso al servizio che potrà essere offerto ai cittadini. Questa a mio avviso è evidentemente una scelta prettamente politica di un'amministrazione. Politica nel senso pieno del termine. È una scelta che mostra la volontà di un'amministrazione di porsi direttamente vicina ai propri cittadini. Si tratta di un servizio, a mio avviso, concreto, di cui nuove famiglie potranno poi usufruire. Un servizio di vicinanza a chi sempre più spesso deve far conciliare le esigenze familiari e di cura dei figli con quelle lavorative. Naturalmente non nascondo che comunque è una scelta probabilmente difficile, lo è dal punto di vista temporale ma anche dal punto di vista finanziario. Sicuramente non è una scelta facile. Tutti noi siamo consapevoli che accanto ovviamente all'entusiasmo giusto per questo nuovo obiettivo che l'amministrazione comunale intende darsi, quando parliamo di asilo nido, oltre al costo di realizzazione dell'opera, dobbiamo tenere in debito conto anche un altro importante costo che sarà quello del personale che si renderà necessario, ovviamente il servizio di pulizia delle utenze e tutto ciò che sarà necessario sostenere per garantire il servizio. Tutte queste spese graveranno ovviamente sui bilanci comunali dei prossimi anni, però sono spese necessarie per offrire un servizio alla collettività. Se vogliamo è un pochino una sfida forse per i prossimi anni, visto che spesso si dice che le spese correnti sono comunque una parte importante da tenere in considerazione nei bilanci comunali. Però non devono essere le scelte difficili a frenare un'amministrazione quando è convinta di portare avanti un'iniziativa. L'importante è ovviamente la convinzione nel farlo. Anzi, probabilmente è proprio da come vengono gestite le situazioni più complicate che un'amministrazione riesce a fare la differenza. E su questo personalmente ho fiducia nell'obiettivo che l'amministrazione si è posta e nel come l'amministrazione lo porterà avanti. Mi permetto soltanto di fare un riferimento al parere che è stato espresso rispetto a questa delibera dal Collegio dei Revisori dei Conti. Sì, per me sì, perché comunque è quello su cui si fonda poi anche il voto, che siccome ha espresso un parere favorevole, è un parere favorevole e quindi mi rassicura da questo punto di vista. Peraltro, dice il Collegio dei Revisori, per quanto di competenza, ritenendo altresì sussistente una convenienza per l'ente ad apportare le programmate migliorie sul bene di proprietà dell'Istituto Cesana Malanotti. Quindi accolgo con piacere questo nuovo obiettivo che l'amministrazione comunale si pone, consapevole dell'impegno che sarà richiesto sia in termini finanziari che temporali, però almeno è un obiettivo che guarda verso il futuro, che pone uno sguardo verso le famiglie e che pone uno sguardo anche verso le generazioni future. Grazie.
Grazie consigliere Bassetto. Do la parola alla consigliera Kellard, prego. Sottoscrivo in toto ciò che ha appena detto il consigliere Bassetto, perché è chiaro che è una scelta coraggiosa quella che questa amministrazione fa nel momento in cui decide di dare un servizio ulteriore a quello già esistente per quanto riguarda l'asilo nido. Se ne era discusso per anni in questa sede. Ovviamente erano anche momenti diversi dal punto di vista dei bilanci, però comunque sono d'accordo che sia una scelta coraggiosa e anche e soprattutto direi utile agli utenti. Mi chiedo però un paio di cose, mi sono chiesta nel valutare questa vostra proposta. La prima l'ha già anticipata il mio collega, cioè possiamo noi investire su uno stabile, dal punto di vista proprio normativo giuridico, su uno stabile che non è di nostra proprietà tutto questo importo, perché a parte i 150.000 adesso per mettere un po' a posto le ultime cose che mancavano, poi ci sono 800.000 euro, di cui 400 per carità verranno da altra parte, ma 400 sono dei cittadini vittoriesi. E mi collego alla seconda perplessità. Quando io ero assessore e avevo la delega al nido, ovviamente, come farete anche voi, guardavamo i numeri, le richieste, le famose liste d'attesa di cui abbiamo discusso. Allora, attualmente, non dico attualmente adesso perché non conosco i numeri, ma fino a quando, insomma, un paio d'anni fa, i bambini che potevano avere accesso al nido erano non solo i bambini di Vittorio Veneto, ma anche i bambini dei comuni vicini che sono completamente sprovvisti di nido. Ovviamente credo che funzioni ancora così adesso, no? Che ci sia la graduatoria che si basa sostanzialmente su un punteggio dato prevalentemente sull'ISEE familiare. Quindi questo che da un certo punto di vista può essere corretto, dall'altro come cittadino di Vittorio Veneto io mi chiedo, è corretto se non solo tra questi 20 bambini in più, ma tra quanti sono adesso? 160, no, non sono 160 bambini. Oggi abbiamo, quanti bambini frequentano adesso il nido? 60, ecco sì appunto, scusate, dei 60 bambini che attualmente frequentano, più questi 20, di 80 bambini, quanti sono, cioè, immagino che voi abbiate fatto in prospettiva anche una ricerca per capire quanti di questi verranno da fuori comune, perché è vero che gli altri comuni sono privi di asilo nido, però noi stiamo spendendo dei soldi dei cittadini di Vittorio Veneto anche per bambini di altri comuni. Può essere giusto? Sì, in parte, nel senso che si può anche pensare di, per esempio, chiedere un cofinanziamento per questa opera agli altri comuni, cosa difficile perché un comune ti può dire io ho solo un bambino, magari in prospettiva non ne ho più, allora magari pensare di incidere sulla retta, nel senso che se un bambino viene da fuori comune magari non ha la stessa retta a fasce di reddito che attualmente esiste invece per i cittadini di Vittorio Veneto. Cioè consideriamo anche che se il servizio è giusto, cioè quello che ha detto lei io lo sottoscrivo, stiamo però investendo una cifra importante perché sono 400 più 150.000 euro nostri, delle nostre casse, a disposizione anche dei comuni vicini. Quindi forse c'è da fare un aggiustamento non tanto sull'opera in sé, che se viene portata a casa va solo bene, ma proprio sulla valutazione anche economica finanziaria di quest'opera. E poi c'è il tema che lei ha anticipato, che è il tema del personale. Quando c'è stata questa opportunità del PNRR di avere questi fondi, ciò che
noi nella nostra amministrazione ci ha bloccato non era stato tanto il problema dell'investimento quanto poi del costo del personale, perché 20 bambini vuol dire almeno 3 educatrici e 2 persone di supporto. Quindi 100.000 euro all'anno? Anche di più? Ok, ma non per un anno, per sempre. E non è poco se anche voi e l'assessore per primo ci sottolinea ogni volta quanto la spesa corrente sia un aumento, incida la spesa sociale ovviamente in modo particolare. Per cui questo è forse io spero che vada in porto e spero che vada bene, però forse per le nostre casse comunali vorrà dire magari dover rinunciare ad altre spese a spesa corrente, e credo che lo vediate voi come l'abbiamo visto noi, tutto ciò che era tagliabile è stato tagliato, cioè non è che credo di poter dire che nel nostro comune ci siano degli sprechi da questo punto di vista. Quindi sì, l'idea è buona, è una scelta coraggiosa, però pensiamo bene a come, per così dire, stiamo investendo dei soldi nostri anche a favore di altri, e soprattutto a come affronteremo la spesa del personale, perché è una spesa già di per sé in aumento, giusto l'assessore De Antoni, la programmazione ci mostra che a parte queste educatrici in più, questo personale in più è già in aumento. Come pensiamo di affrontarla? Perché anche lì poi c'è un limite di spesa, no? Sappiamo bene dei vincoli sulla spesa totale. Grazie. Interviene il consigliere Tonon, prego. Grazie. In questo inverno demografico che ormai incombe non soltanto in Italia ma in buona parte dell'Europa, uno dei pochi sistemi, penso, per tentare di arginare questo problema, che è un problema di tutti, l'abbiamo già detto anche in questo Consiglio Comunale, credo sia proprio quello di tentare di offrire il più possibile servizi alla natalità e soprattutto alle famiglie, non solo ovviamente con l'asilo nido, ma anche con altro tipo di servizio. Pensiamo per esempio anche all'abitazione. Concordo con quello che ha detto il collega Bassetto e per buona parte con quello che ha detto la collega Caldata, anche se mi permetto di ricordarle che sul medesimo immobile la scorsa amministrazione ha investito, se non ricordo male, oltre 350.000 euro per la sistemazione sismica, e non era un immobile come oggi, neanche allora era un immobile del comune. C'è un affitto di 20.000 euro all'anno che non viene pagato di fatto. Sì, e quindi allora è l'unico caso in cui a Vittorio l'immobile, anzi non solo a Vittorio, non è di proprietà del comune. L'operazione, fra virgolette, magnificata da qualcuno era stato che c'ero già allora, 7 immobili dell'ente asili Manzoni erano passati improvvisamente da una sera alla mattina al comune in cambio di quello. Operazione magnifica, non si sa quale sia stata la finalità, ma così era andata. Quindi quell'asilo utilizzato dal comune passava alla proprietà dell'ente, non si sa perché. No, appunto, neanche io l'ho capito perché non ero assolutamente d'accordo. Ma detto questo, a parte la battuta dell'allora sindaco Miato, neanche per un euro lo comprerei, poi ci ha investito 300 e passa 1.000 euro, ricordo che si è già lavorato su quello. Il comune, fra l'altro, lo dico in maniera non chiara, direi quasi lapalissiana, visto che viene proprio riportato il testo della convenzione, lo dicono i revisori del conto, che è assolutamente corretto il modo di procedere. Ma se andiamo avanti anche da un punto di vista della filosofia degli investimenti, sì, è vero, ma una città si prende l'onere di essere una città, perché Vittorio non investe solo, in questo caso per l'asilo nido, ma anche per le scuole materne, ma anche per le palestre, ma anche per le piscine, ma anche per i campi da calcio, ma anche per la biblioteca. Non è che faccia un servizio solo per i cittadini
che sono residenti nel comune di Vittorio Veneto, ne usufruiscono anche altri. Ebbene sì, siamo una città e abbiamo degli onori e degli oneri come città. Abbiamo anche il teatro, ce l'abbiamo pagato tutto noi, collega consigliera, l'abbiamo pagato tutto noi, eppure quanta gente ci arriva, magari anche gratis, perché poi le manifestazioni sono... E il comune continua a pagare, non solo i 2 milioni, perché vabbè, poi abbiamo pagato ben anche altro. Piuttosto, e quindi questo proprio metterei da parte questo tipo di obiezioni, piuttosto concordo sul fatto che è una scelta importante quella riguardo al costo del personale, quello sì. Ma è per quello che prima nell'intervento relativo al controllo analogo sulla Vittorio Veneto Servizi dicevo sì, dobbiamo fare servizio sociale, servizio pubblico, ma anche utili. Gli utili possono servire anche per questo, bisogna contemperare gli interessi. È chiaro che un comune deve incassare da qualche parte. Mi ricordo che quando sedevo sui banchi dell'amministrazione, no, nel senso, amministravo direttamente, facevo il sindaco. C'era il problema, probabilmente qualcuno se lo ricorda, anche della molto più grave di oggi delle spese, soprattutto la spesa corrente. E allora abbiamo proceduto, per esempio, ad eliminare alcuni immobili che non erano strettamente necessari alle attività comunali e per la quale il comune pagava un affitto. Così come un altro immobile, tanto per citare dove c'è allora, per esempio, il magazzino di Via Carso, l'immobile dove attualmente c'è il CSM era di proprietà del comune, non ritenendo che gli uffici comunali avessero la necessità di occupare quegli spazi, sono stati affittati a lui, perché così c'è una minor spesa da un lato e una maggiore entrata dall'altro. Il comune, come hanno detto in tanti prima, alla fine deve spendere, la spesa corrente ce l'ha, voglio o no. Quindi contemperare vuol dire investire da questo punto di vista nella quella che è inevitabilmente e indubitabilmente per tutti il nostro futuro, cioè l'infanzia, e cercare di recuperare le risorse dove abbiamo, lo ha ricordato la sindaca prima, un caso abbastanza singolare, non unico ma abbastanza singolare, di un comune che è proprietario di 3 farmacie e le gestisce direttamente con cospicui, ancora speriamo per lungo, utili. Grazie. Grazie consigliere Tonon, la parola al consigliere Carnelós, prego. Sarò breve perché in realtà il succo centrale mi ha anticipato il consigliere Tonon. Credo che anche la scelta che facciamo stasera sull'asilo nido è proprio, come si può dire, per suggellare il ruolo di Vittorio come città. Io faccio fatica a comprendere discorsi in cui si parcellizzi, oppure Scheide Vittorio, Scheide questo. È una visione, secondo me, ristretta di quello che è una città. Se davvero vogliamo bene alla nostra città, la città per molti originaria, per molti scelta, è necessario farle quelle scelte coraggiose, anche perché non subito, ma a lungo termine io sono convinto che abbiano il loro ritorno. Noi dobbiamo coltivarla, questa immagine della nostra città, a costo di fare sacrifici sotto questo profilo. Anche perché, vedete, io sono convinto che restringersi a una visione prettamente campanilistica e
prettamente esclusivisti, riduce il nostro ruolo. Il consigliere Tronò prima ha fatto fatica a dire la parola sindaco, io la uso. Quando ero sindaco in un altro paese, lì a un certo punto si disse qualcuno, gli oneri di urbanizzazione di Campomolin a Campomolin, gli oneri di urbanizzazione di Albina a Albina, e Franzeligo e Gagliarine. Franzeligo, sì, dirli tutti quattro. Mi sono opposto a una logica di quel genere, che sembrava giusta, perché sì, ho fatto l'obiezione. Campomuin non ha onere di urbanizzazione perché l'abbiamo destinato come luogo agricolo. E là si sono convinti, perché dobbiamo avere una visione ampia della nostra città, in quel caso del comune. Proprio per questo ci fa avanzare, questo ci fa essere coraggiosi, questo ci fa essere, come si può dire, antesignani di un futuro. Tante volte parliamo del passato. Guardate che il nostro ruolo è quello di programmare e sognare un futuro per questa città. Guai se ci focalizzassimo esclusivamente al nostro particolare, a quello che avverrà dal 2024 al 2029. E questa è una scelta che probabilmente ha una visione sul futuro. È vero? Si parlava di inverno demografico. Chissà che a forza di fare scelte in cui, come si può dire, l'ottica è non esclusivamente monetaristica e materialistica. Chissà che quello che è stato e che è un inverno demografico non si possa modificare. E se c'è stato questo inverno demografico è un dato culturale, probabilmente colpa di certi messaggi che sono stati dati. Mandare il messaggio che noi costruiamo asili può avere la sua efficacia piccola nel modificare quello che sembra o che sembrerebbe un qualcosa di definitivo e di immodificabile. Invece tutto si può modificare, compreso appunto anche gli orientamenti culturali di una collettività e di una comunità. Grazie. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Darè, prego. Sì, quando sento l'asilo di Via Lioni mi ricordo le battaglie che sono state fatte da chi adesso è maggioranza contro chi allora era maggioranza, quindi io non penso che fare un investimento sui giovani, sui bambini e soprattutto sul nido sia estremamente importante. Però io faccio un altro conteggio. Avete esaminato altre possibilità? Perché avere due sedi ha dei costi che sono estremamente poi ha dei costi aggiuntivi, perché se tutto fosse accorpato su un unico posto sicuramente i costi, lo sappiamo benissimo, le due sedi costano di più, anche perché, non so, c'è stato un investimento fatto anche nell'asilo di Carpesica, cioè invece di andare a fare l'investimento lì, pensare a altri siti, forse, per l'amor di Dio, non è che non sono favorevole a questa cosa, perché sappiamo benissimo che c'è l'esigenza di poter piazzare i piccoli al nido, perché ci sono
giustamente abbiamo una zona industriale e chi lavora nella zona industriale, abbiamo visto le scuole di San Giacomo, quando le abbiamo aperte, molti non sono residenti di Vittorio Veneto, ma sono nei comuni contermini che lasciano chiaramente per esigenza proprio tecnica e di tempo, lasciano i bambini nelle nostre scuole, quindi sono costi aggiuntivi certamente sì, ma abbiamo l'alberghiero, abbiamo il liceo, abbiamo tante cose, quindi non possiamo fare questo tipo di conti, anche se è doveroso però anche pensarci perché è un costo in più per il contribuente che abita a Vittorio Veneto. Io il conteggio invece lo faccio, pensateci bene prima di fare 2 sedi, perché se fosse accorpati, cioè vuol dire 2 cucine, vuol dire il personale, cioè, perché poi alla fine il costo tecnico va soprattutto sul costo del personale. Quindi se ci sono dei siti, valutare se ci sono dei siti, penso al sito di Carpesica, se è possibile investire e costruire là, forse abbiamo dei costi di gestione, parlando di personale, che sono minori. Questa è la mia riflessione. Io non entro nel merito, anzi questa cosa la votiamo subito, però perché 20 posti in più è un'esigenza dei nostri cittadini, dei nostri territori. Però fate una valutazione perché poi la gestione con 2 siti separati è una gestione che ha del personale in più e il personale in più poi va a incidere anche sulle rette e anche sui costi finali dei cittadini. Grazie consigliere Darè. Do la parola al consigliere Denardi, prego. Sì, buonasera a tutte e a tutti. Mi sento un po' presa in causa in quanto sono una giovane donna, sono molto giovane, ho 20 anni, i miei compagni e compagni di lista hanno sui 30 anni, insomma siamo una lista giovane e che in campagna elettorale aveva molto criticato anche la scelta della passata amministrazione di non aprire un asilo nido pur avendo la possibilità di prendere 2 milioni di PNRR. Quello che facciamo adesso quindi è intercettare questi fondi per, ecco, in extremis aumentare 20 posti per bambini nel nostro asilo nido. È qualcosa che in quanto ragazza giovane insomma mi consola anche nel pensare magari a una futura vita qua a Vittorio Veneto. E, sì, siamo in un'epoca effettivamente difficile, leggevo prima il giornale, il TGCOM 24 diceva Istat, nascite ancora in calo in Italia, ai minimi storici il numero medio dei figli per donna. Ecco, i motivi ovviamente sono vari, sono dovuti anche alla precarizzazione del lavoro, all'aumento delle disuguaglianze, a una crescita economica che però non ha portato a migliori condizioni di vita, soprattutto per i giovani che spesso non vedono neanche riconosciuti i propri titoli di studio e quindi sono costretti a emigrare. Questo quindi è un segnale chiaro che noi come amministrazione diamo alla cittadinanza e anche rendiamo, diciamo, la città più attrattiva. Ho sentito parlare insomma di costi, di paure, perplessità, perché ovviamente è un servizio che diamo ma che deve essere anche mantenuto. Volevo quindi chiedere all'assessore Padoan, eventualmente c'è la possibilità di avere dei contributi anche per questi nuovi posti al nido? Come funziona? Grazie. Grazie consigliere. Interviene il consigliere Fabio Braido. Grazie Presidente, sono state già dette molte cose riguardo alla scelta di avere un nuovo edificio, un nuovo stabile, un nuovo servizio per l'asilo nido. Ritengo che questa sia una scelta coraggiosa. Avevo fatto riferimento alle scelte coraggiose nel passato Consiglio Comunale, questa ritengo che sia una scelta molto coraggiosa ed è una scelta anche coerente perché quando diciamo, parte dell'attuale giunta sedeva i banchi della minoranza
si era espressa a favore dell'intercettazione dei fondi del PNRR per avere un secondo asilo nido, quindi aumentare i posti. Quindi bravi, coerenti, coraggiosi. C'erano poi altri due punti invece, diciamo un po' più così spicci, però importanti, perché ci sono cifre, per usare un termine, cifre monster su due punti. Uno riguarda, dice, comprensivo di servizi accessori, parla di sostanzialmente 100.000 euro il secondo anno, 100.000 euro il terzo anno, e quindi aveva una domanda: quali sono questi servizi accessori e diciamo se questi 100.000 sono nel punto successivo, nella pagina successiva. Pulizia. Sì, quindi ecco, sembrano cifre sicuramente importanti, e cifre ancora più importanti, e quindi sarebbe utile così una descrizione, quantomeno, perché non c'è il dettaglio: servizio di gestione dei campi sportivi comunali per un totale di quasi 700.000 euro, e sono cifre veramente significative, per non dire spaventose, e quindi se ci può dare qualche informazione in più e qualche rassicurazione in più. Grazie. Grazie consigliere. Assessore Antoni, prego. Sì, una serie di domande, cercherò di rispondere almeno alla gran parte. Allora, il bando è stato pubblicato quest'estate, verso agosto, e diciamo aveva delle... luglio? 11 luglio? 11 luglio, ecco, benissimo, il tempo passa e non ci si accorge. Comunque questo bando conteneva dei punti, diciamo, migliorativi o diversi da quello del bando precedente, perché uno, diciamo, consentiva un numero di posti di asilo nido di 20, e addirittura nella lettera che il Ministero ci ha scritto ha precisato, no, che almeno 20 posti per, e questo era il primo punto. Il secondo punto era superare tutte le tappe intermedie per quanto riguarda le scadenze, e quindi arrivare direttamente alla scadenza finale, perché chiaramente era impossibile per chiunque umano fare le cose senza rispettare questa cosa. Il bando prevedeva anche che potessero essere realizzati dei nuovi asili nido, oppure di utilizzare dei fabbricati esistenti. E tra i fabbricati esistenti potevano essere anche di proprietà comunale oppure di proprietà di altri enti pubblici. E naturalmente, pensando e guardandoci in giro, abbiamo fatto anche altre considerazioni, magari verso Forcallo o da altre parti. Poi alla fine l'edificio che ci consentiva di realizzare velocemente l'intervento era parso chiaro fosse quello di San Giacomo, che tra l'altro aveva avuto un grosso intervento di miglioramento sismico nel 2022, è terminato nel 2023, alla fine la spesa è stata di 310.000 euro. Sulla base di questa spesa è stata fatta questa convenzione con il Cesana, l'IPAB Cesana Malanotti, che prevedeva appunto che la durata del contratto di locazione, chiamiamolo così, durasse per tanti anni quanto erano, prendendo un importo di 20.000 euro di affitto. In sostanza quindi la convenzione sottoscritta prevedeva 10 anni, perché l'importo iniziale era di 200.000, ma c'era scritto anche nella convenzione che qualora l'importo finale fosse superiore si aumentava di 20.000 euro, e quindi la durata della convenzione esistente è di 10 anni, perché praticamente siamo, di 15 anni, perché in totale sono 310.000 euro, 15 anni e mezzo.
Detto questo, naturalmente prima di partire anche con la domanda, abbiamo chiesto al Cesana Malanotti di darci diciamo, una sua di dirci insomma che cosa ci consentiva di fare, se quindi ci ha dato subito l'autorizzazione a fare la domanda e successivamente quando è arrivato il contributo anche ci ha dato l'autorizzazione a iniziare i lavori. Chiaramente abbiamo parlato più volte e qui insomma adesso non c'è il sindaco, ma insomma credo che possiamo dare atto anche all'Istituto Cesare Malanotti che ci ha aiutato molto su questa. Sì, la convenzione è un attimo, sì, allora. Il Cesana Malanotti ci ha aiutato molto in questa fase, ci ha sempre supportato, anche perché, tanto per ricordare lo statuto del Cesana, sì, non è una casa di riposo e basta, no? Il scopo dell'IPAB è garantire alle persone e alle famiglie la dignità e la qualità della vita in ogni sua fase, attraverso supporto, sostegno, interventi e servizi educativi, formativi, sociali, sociosanitari, cioè il Cesana è anche tutto questo. Quindi ci è sempre stato vicino su queste decisioni, abbiamo parlato in più occasioni con il Presidente e con i suoi collaboratori e abbiamo detto partiamo dalla convenzione esistente e vediamo come portarla avanti negli anni. Non abbiamo definito diciamo, nel dettaglio questa cosa, però diciamo, penso che essendo entrambi un comune, un ente pubblico, comunque l'obiettivo finale è quello di arrivare a un risultato positivo per questa iniziativa e quindi su questo mi sento anche abbastanza sicuro, nel senso che comunque per 15 anni siamo a posto. No? Tra l'altro sulla convenzione, sul bando mi sembra che ci sia un impegno di 5 anni almeno, mi sembra, di 5 anni per mantenere il servizio in funzione, quindi saremo coperti dal punto di vista del contributo dello Stato anche su questa cosa. E questo è il primo punto. Allora, la spesa, l'altro punto che avevate toccato è quindi la convenzione con Cesano, la stiamo organizzando e la porteremo avanti sulla previsione che già c'è. Il fatto dei posti che ci sono, no? Allora è vero che c'è l'andamento demografico è molto negativo, che oggi nascono a Vittorio Veneto in questi ultimi anni 130-135 bambini e quindi diciamo, c'è comunque la necessità di rispettare quelli che sono gli standard europei e anche nazionali per quanto riguarda i posti di asilo nido e lo Stato insomma, ci chiede di rispettare uno standard che prevede alla fine in questo momento circa 140 posti di asilo nido. Su questo, anche negli anni passati con l'ex assessore Caldarte, che si ricorda bene, quando siamo passati da 56 a 60 e poi forse anche a 63, poi siamo tornati a 60, comunque lo Stato ci ha dato per ogni posto nuovo 7.600, diciamo quasi 8.000 euro all'anno. Quindi ci riporta avanti fino almeno al 2027-2028. Quindi anche questo è un aspetto che ci aiuta diciamo, a fare l'investimento. L'altra cosa era diciamo, il fatto che è chiaro che questo è un servizio che dovrebbe avere valenza sovracomunale, è impensabile pensare che tutti i paesi i comuni che ci sono qui vicini possano avere un asilo nido, quindi è un discorso che noi non abbiamo ancora fatto nel dettaglio con i comuni vicini, però si potrà anche ragionare su questo, ma dobbiamo anche tenere conto del ruolo che Vittorio Veneto ha sempre avuto anche nel passato di riferimento, pensiamo alle scuole superiori che non sono a nostro carico, ma comunque che hanno una grossa attrazione da tutti i comuni attorno, le piscine, il palazzetto dello sport e tutte queste sono comunque servizi sovracomunali in cui pensiamo anche all'ospedale, su cui anche c'è bisogno di fare massa critica per battere i pugni con l'azienda sanitaria per mantenere i servizi che ci sono, cioè è giusto secondo noi che ci sia questo sforzo di rendere questi servizi sovracomunali a servizio anche dei comuni vicini. Altre cose sì, il problema del personale esiste e il problema anche, tanto per raccontare un aneddoto, oggi abbiamo avuto un incontro con il personale dell'asilo nido che c'è a Vittorio e hanno detto che già hanno telefonato per chiedere allora quando sono pronti i nuovi posti, perché hanno letto forse sul giornale, no, per dire che c'è bisogno comunque di questa cosa. È chiaro che poter fare l'asilo nido accorpato a un'altra struttura è una cosa positiva e noi l'abbiamo fatta, anzi abbiamo fatto una cosa che sarà il futuro, perché le norme nazionali prevedono che l'educazione
aiuti l'educazione dei bambini, parta già dai 6 mesi e arrivi fino ai 6 anni e poi proseguire nella scuola. E quindi sarà uno dei primi casi, penso, in cui i bambini possono passare direttamente dall'asilo nido alla scuola materna. Quindi già adesso alcune iniziative con come si chiamano, le cose primavera, le sezioni primavera le stiamo facendo per esempio con le Demori, diciamo, stiamo facendo questa, quindi è già questa cosa è già in essere, quindi diciamo, la portiamo avanti anche con questo obiettivo di mettere vicino questa struttura asilo nido alla scuola materna, anche perché ci sono comunque delle possibilità di sinergia, no? Perché è vero che anche la mensa, ci sono una serie di cose che possono essere comunque risparmiate e, tanto per avere un dato, i tecnici ci hanno detto che realizzare un nuovo asilo nido, ne hanno fatti recentemente qui attorno, insomma, anche mi sembra anche nei comuni qua sopra, insomma, ne hanno fatti alcuni, e il costo per realizzare un nuovo asilo nido è 2.400-2.500 euro a metro quadro. Ristrutturare un asilo su un fabbricato esistente, vi è più migliorato sismicamente, è intorno a 1.500-1.600 euro a metro quadro. Quindi questa idea, insomma, di realizzare il nuovo asilo nido su una struttura esistente, sfruttando anche le sinergie con un'altra attività, ne abbiamo pensate e la soluzione migliore era questa. Sarebbe stato impossibile in 9 mesi realizzare un nuovo edificio. Questo qui tra l'altro non è soggetto a sovrintendenza e tutte quelle cose là che ci avrebbero era impossibile riuscire a realizzarlo in questo breve tempo. Sì. Ecco, dopo sugli aspetti più sociali passo la parola all'assessore. Scusate, sì, finisco solo sulla questione dei servizi. Ci sono due gare nuove che vengono fatte. Quella per le pulizie scade a dicembre e, diciamo, l'importo della convenzione per quanto riguarda l'importo a base d'asta per quanto riguarda i servizi di pulizia generali per i nostri fabbricati è circa quello che oggi è in corso. Quindi non ci dovrebbero essere aumenti. L'unico aumento c'è sui servizi per l'asilo nido, che sono stati scorporati rispetto ai servizi di pulizia generale, perché l'asilo nido richiede un'attenzione particolare e quindi anche delle definizioni specifiche di parametri di assistenza, di presenza diversi, e quindi viene scorporato l'appalto delle pulizie per l'asilo nido esistente da quello per le pulizie di tutti gli immobili nostri. La maggiore spesa annua è di circa 15.000 euro in più rispetto a, quindi è comunque una maggiore spesa. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, dobbiamo passare dalla concessione che attualmente c'è con alcuni impianti sportivi, la pista di atletica, il campo del Barison e quello di via Palmanova, passare da questa forma di concessione del bene a una forma di appalto. Questo in base alle nuove normative che sono uscite recentemente, non tanto recentemente, in alcuni anni, che finora abbiamo in qualche modo è stato bypassato il problema prorogando per quasi 2 anni, anzi forse qualcosa di più, il servizio di concessione sì, scusate che mi sono allontanato. Diciamo che questi rapporti, insomma, per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, diciamo finora abbiamo utilizzato questo sistema della concessione coinvolgendo le associazioni sportive. Adesso dobbiamo passare a questa fase diversa che è quella dell'appalto, e naturalmente è tutto da definire perché è una normativa nuova che stiamo anche cercando di capire come è stata applicata in altri comuni, ma questo è l'esito a cui dovremo arrivare. Su questo chiaramente non abbiamo previsto, diciamo, maggiori spese rispetto a quelle che c'erano, però saranno previste anche maggiori entrate, perché ad esempio, insomma, la società che gestiva oggi il campo da calcio, il campo Barison, prendeva un contributo da noi, però, diciamo, non pagava l'utilizzo del campo, analogamente per quanto riguarda la pista di atletica. Adesso chiaramente saranno come gli altri soggetti e anche tutta la parte delle tariffe dovrà essere rivista, perché per esempio alla pista di atletica, diciamo, gli importi a carico delle società sono proprio, non dico risibili, ma sono molto bassi, ecco, rispetto a quello che è un costo della palestra. Quindi è un problema anche questo pesante per quanto riguarda le casse del comune, però insomma se deve essere affrontato dobbiamo affrontarlo, e quindi speriamo anche di
di poterlo risolvere. Sulle spese per la gestione dell'asilo nido, a parte i contributi, è comunque una scelta, come diceva la consigliere Caldara, una scelta coraggiosa che dobbiamo fare. Io come assessore bilancio dico ai miei colleghi, vabbè, se non ci sono soldi abbastanza per finanziare questo, ridurremo gli interventi nelle spese correnti su altri capitoli, perché questo comunque è un obiettivo importante che vogliamo comunque portare avanti. Allora, grazie all'assessore per l'esaustivo, diciamo così, quadro e a tutti gli interventi, devo dire, a tutti i consiglieri intervenuti. Faccio due considerazioni più generali, poi vado su alcune, diciamo così, domande più puntuali, no? Sì, molti hanno definito, insomma, direi insomma, pressoché unanimemente, insomma, l'intervento coraggioso perché insomma, ci sono evidentemente degli investimenti importanti che vengono sostenuti in questo progetto. Credo anche sia un intervento doveroso perché ce lo suggerisce / impone la statistica, i numeri, la situazione dell'offerta di posti in città, di posti nido in città, che è ampiamente sotto i parametri che vengono definiti dall'Unione Europea, perché stiamo parlando di il 33% dei nati nel territorio, nella fascia 0-36, quando al momento la copertura tra pubblico e privato sta al 19%. Noi abbiamo un asilo nido che quest'anno ha 60 bambini e bambine iscritte ed è, insomma, porta la maggioranza, insomma, di posti nido in città e la situazione non è sufficiente. Quando si ragiona, cerco di evitare un po' la retorica, insomma, cerco di andare a un po' un'analisi, ecco, della questione. Molto spesso si pensa che sia la domanda, no, a fare l'offerta, ma quando si parla di beni pubblici e di servizi pubblici è l'offerta che fa la domanda e è necessario, per questioni che non sto nemmeno a ripetere per la loro evidenza, appunto la necessità di offrire strutture per, come dire, di basilare welfare familiare. E mi permetto di dire la questione del welfare, la questione della natalità, la questione del sostegno alle famiglie dovrebbe prima o poi, se vogliamo, passare in secondo piano, non perché non sia importante, ma perché il primo piano da porre è esattamente l'istruzione dei bambini e delle bambine. Cioè non dobbiamo dimenticarci che l'asilo nido è un servizio prima di tutto educativo, per il quale peraltro nella nostra struttura comunale possiamo avere, insomma, l'onore di avere delle professioniste che fanno il loro lavoro egregiamente, e il ragionamento citato dall'assessore sulla fascia 06 è un ragionamento che già le scuole anche dei comprensivi stanno valutando, e in generale è, voglio dire, la direzione che sia a livello nazionale sia a livello regionale viene caldamente suggerita. Si tratta quindi di dare la possibilità a quanti più bambini possibile di entrare in un percorso di crescita formativa sin dalla tenerissima età. E detto questo, che credo sia fondamentale perché dobbiamo anche un po', secondo me, lavorare in termini culturali su che cos'è l'asilo nido, noi in realtà stavamo già ragionando, noi sin da subito, io credo, abbiamo preso il documento unico di programmazione sul serio, nel senso che abbiamo lavorato per redigerlo e poi abbiamo
portato avanti nei limiti del tempo, delle risorse, ma insomma anche con celerità su diversi punti abbiamo portato avanti questo piano, e il reperimento di risorse per un asilo nido era indicato fra i punti salienti. Ma a prescindere, dico io, dalle risorse che arriveranno o non arriveranno all'interno di questo bando, che impone delle tempistiche draconiane, diciamo, comunque molto complicate, e noi crediamo che sia un intervento davvero fondamentale. Si tratta di un intervento che aumenta del 33% i posti nido pubblici in città, portandoli da 60 a 80, un intervento che aiuta a ridurre il gap con i circa 150 posti cui dobbiamo tendere, ed è un intervento, appunto, colgo anche la richiesta di chiarimento da parte della consigliera De Nardi, è un intervento, questo, diciamo così, diminuzione del gap rispetto ai requisiti che ci sono dati, è un intervento che è anche aiutato da trasferimenti statali, appunto quantificabili in 7.600 euro per posto nido creato, che può venire creato attraverso convenzioni con, appunto, per sezioni primavera, come è stato citato e come abbiamo perseguito, ma anche ovviamente direttamente attraverso la creazione di posti nido, e questo sicuramente aiuterà. Poi il quadro imporrebbe, voglio dire, al Comune di Vittorio Veneto di chiudere questo gap secondo un piano già avviato, mi pare, nel 2022. Nel 2027 dovremo arrivare ad avere una cinquantina di posti in più, questo a termini appunto, per arrivare, diciamo così, al 33%. Ovviamente quello è un obiettivo, direi, complicato, complesso e insomma difficile da raggiungere, però insomma ridurre questo gap, ecco, ci siamo messi davvero subito in moto con questa fondamentale iniziativa. Credo che il tema del bando sia rilevante da porsi comunque, fermo restando appunto la nostra volontà di proseguire, perché sì, come accennava l'assessore, c'è stata una revisione dei requisiti che ci ha, diciamo così, accelerato, ecco, nella nostra intenzione, perché lei faceva riferimento appunto alla discussione che avevate avuto attorno a questi 20 posti, ma in realtà quando l'amministrazione era appunto diversa, i requisiti erano più alti, era necessario avere 48 posti come minimo, ok, per poter accedere ai finanziamenti PNRR. E ovviamente questo ci ha facilitato, insomma, nell'analisi, anche guardando allo storico delle liste d'attesa degli ultimi anni, perché nel triennio le liste d'attesa sono attorno ai 30, le liste d'attesa di settembre variano tra i 25 e i 40, diciamo così, bambini che rimangono esclusi dal servizio pur avendo presentato domanda. Il tema che è stato posto relativamente alla residenza, non residenza, se è, voglio dire, doveroso o meno, corretto o meno, opportuno o meno finanziare con soldi dei vittoriesi l'istruzione sin dalla tenera età di bambini. Non so nemmeno se entrare troppo nel merito di questo dibattito, perché è un dibattito in realtà che non si pone nel concreto, perché la stragrande, ma a me risulta l'intera popolazione nido a Vittorio Veneto è composta da bambini e bambine di Vittorio Veneto, residenti a Vittorio Veneto. Questo anche perché, più che l'ISEE, che è sicuramente un parametro che alza il punteggio della famiglia richiedente in caso di, ovviamente, minor indicatore, ad essere dirimente spesso e volentieri è proprio la residenza o meno del possibile iscritto, e quindi di partenza questo tema al momento, con i numeri che abbiamo, non si pone. Se dovessi entrare nel merito di una discussione del genere, sinceramente non sposerei la linea di differenziare rette o differenziare il servizio, perché Vittorio è una città e in quanto tale deve assumersi, come già detto, una certa responsabilità, e
e deve essere una città attrattiva in tutti i sensi. Questo anche e soprattutto considerando poi l'impatto sociale, culturale, ma anche economico che ha un asilo nido, perché il sito di San Giacomo di Veglia è un sito, secondo noi, insomma, interessante, perché abbiamo 5.000 lavoratori e lavoratrici a 6.000, a 1,5 chilometri, penso, in linea d'aria dalla struttura Lionni. Ed è un servizio comunque che secondo me a San Giacomo di Veglia è assolutamente importante e fondamentale. Quindi ci sono, diciamo così, perlomeno nel breve termine, anche degli incentivi in spesa corrente, e qui un po', insomma, sottolineo quello che ha detto la consigliera Caldarta riguardo alla spesa corrente, perché giustamente voi avete sottolineato come la spesa corrente sia bassa. Siccome suoi colleghi ripetono a spron battuto che siamo coperti di soldi, facciamo un po' di cultura, ecco, finanziaria di come funziona un bilancio e chiariamo che la spesa capitale è una cosa e la spesa corrente è un'altra. E quindi, diciamo così, le milionate che ogni tanto vengono tirate fuori, che abbiamo a disposizione, sono milionate che servono per certe cose ma che non si possono spendere per altre. E quindi teniamo presente che è una scelta coraggiosa in termini finanziari, per chiudere, ma è una scelta, direi, doverosa in termini sociali. Credo di aver detto più o meno, risposto a tutte le sollecitazioni, poi sono comunque qui per altre considerazioni. Grazie. Prego la parola al consigliere Posocco. Sì, d'accordo con tutti gli interventi di tutti i consiglieri, massima attenzione sul nido, c'è sempre stata da quando un presidente del Cesana voleva portare il nido comunale al Cesana, ci ricordiamo la battaglia che è stata fatta, in gestione del Cesana, e poi l'attenzione c'è stata per partecipare a quel bando, poi la spesa corrente, avendo i derivati da pagare, non riuscivamo veramente a avere i soldi eventualmente per pagare il personale. Adesso, assessore Padoan, non avete diminuito l'IMU, mi sembra, non mi risulta che non l'avete diminuito, quindi mi sembra che non ci siano più i 1,8 milioni di derivati da pagare, c'è spazio, mi sembra, comunque di manovra, poi dipende sempre dove destinate, e poi facciamo una riflessione su quello che ha toccato il collega Braido sugli impianti, sui soldi messi da più di 600.000 euro per gli impianti che sono là, sì che è spesa corrente. Okay. Niente, il mio dubbio, la mia domanda sorgeva solo perché so che per quel bando là ci vuole, per accedere ai 400.000 euro bisogna presentare una convenzione con l'ente proprietario e la convenzione non c'è. E quindi il mio dubbio è questo, ok, 150.000 euro che i revisori dei conti hanno detto potete spenderli e va bene, ma se ne spendo 800.000 euro, perché se non arrivano i 400.000 di bando che non sono arrivati, giusto, perché ne mettiamo 800.000 di nostri stasera, quindi 400.000 del bando PNR non sono arrivati anche perché non è stata fatta la domanda, probabilmente, oppure è stata fatta la domanda senza presentare la convenzione, quindi magari non arrivano. E quindi il mio dubbio era, spendiamo 800.000 euro su un immobile non nostro, e va benissimo per il Cesana, perché ha un immobile, è nuovo, è a posto. Quindi cioè, andiamo sempre a spendere i soldi su un immobile che non è nostro. Questa è una scelta, è una scelta. Ma secondo me è da approfondire. Okay? Poi se ne arrivano 400 di bando, sono sempre 400.000 euro nostri che andiamo a investire in un mobile non nostro. Quindi è una scelta coraggiosa, ripeto, e va bene, e va bene. Quindi dico al collega Bassetto, sì, i revisori hanno parlato di manutenzione straordinaria,
nella revisione, non hanno parlato eventualmente degli altri soldi che andiamo a investire sull'immobile. Ma va bene. Arrivo ai 150.000, che oltre gli 800, 150.000 in manutenzione straordinaria andremo comunque a fare. Allora, gestione degli impianti sportivi, altro capitolo. Lei, assessore, ha detto non si possono più fare concessioni, ma si devono fare appalti. Io la invito a approfondire questa cosa, perché a me non risulta. A me non risulta in quanto ho visto concessioni recenti in Italia, ho visto sentenze in cui dicono che si possono fare le concessioni e quindi veramente ragionare su il modo di procedere in questo. Ma io ho un dubbio che esprimo, perché le concessioni in essere sono scadute da 2 anni e poi, cioè erano scadute quando c'eravamo noi e poi rinnovate, prorogate. Che non sia un'altra scusa per fare un'altra proroga, assessore? Caspiterina, li vogliamo mettere in ordine queste cose? Perché ci sono delle associazioni che veramente sono là, che navigano, che non sanno, non vedono un futuro davanti, nel senso, cosa facciamo? Allora che sia concessione, che sia appalto, che sia quel che deve essere, ma che sia fatto rapidamente, perché, ripeto, sono 2 anni che queste società sono senza, cioè hanno delle proroghe tecniche, però di per sé sono senza prospettive, sono là nel limbo che non sanno cosa fare. E dal prossimo anno ce ne sarà un'altra perché scade anche quella di via Palmanova. Grazie. Grazie consigliere. La parola al consigliere Paolo Bassetto, prego. Grazie Presidente, io capisco il ruolo del consigliere Posocco che in questo momento sta facendo il consigliere minoranza e giustamente fa il suo, però credo che anche un po' di chiarezza sia necessaria in quello di cui stiamo discutendo rispetto alla spesa. Il Collegio di Revisori dei Conti, di cui abbiamo il parere allegato alla delibera, si esprime sulla delibera di questa sera, giusto? Se la situazione cambierà sarà un altro discorso, ma noi votiamo questa delibera che porta un parere favorevole del revisore dei conti e del dirigente economico-finanziario di questo comune. E in questa relazione ci spiegano esattamente tutti i passaggi che sono stati fatti, dove lei troverebbe le risposte eventualmente. Rispetto invece all'altra osservazione che fa, quella non tanto dell'intervento di 400.000 più 400.000 di PNRR, ma quella delle manutenzioni straordinarie, giusto? Ecco, la risposta a questa domanda qui la trova nel parere di revisore dei conti della delibera prossima, quella della variazione di bilancio, dove fanno riferimento alla manutenzione straordinaria, valgono le stesse considerazioni fatte nel precedente parere del collegio, trattandoci di interventi su beni di terzi. Alla fine ribadiscono, ritenendo altresì sussistente una convenienza per l'ente ad apportare le programmate manutenzioni straordinarie su beni di proprietà di terzi. Basta, non ho capito la sua osservazione, francamente. A me pare molto chiaro per come è stato espresso. Guardi, io non lo so che cosa sia successo in passato, io ho questa documentazione oggi ed è questa la delibera che voto, francamente. Poi l'assessore De Antoni eventualmente mi aiuterà a capire se ho capito male. Il consigliere Posocco non la sentono neanche da casa, quindi. Ma non la sento neanche io in realtà. L'intervento invece più politico, così mi riallaccio un attimo. Comprendo alcune perplessità che ci sono state negli interventi più politici e meno tecnici fatti prima, però effettivamente allora se dovessimo pensare che potrebbe astrattamente essere usufruito anche da parte di non residenti a Vittorio Veneto. La stessa considerazione vale per quello che dicevano altri consiglieri prima, però per lo stesso motivo magari allora non avrebbero dovuto fare le piscine 50 anni fa, per dire, quindi su questo non sono d'accordo con la consigliera Caldart questa volta. E invece mi ha rassicurato l'assessore Padoan perché
quello che io cercavo era proprio questo tipo di risposta. Io ho detto prima di essere molto favorevole a questo tipo di intervento, ferma certo la preoccupazione che tutti abbiamo per le spese correnti, sicuramente, però credo che la pianificazione da questo punto di vista sia necessaria per i prossimi anni, ma nell'intervento del Sole Padoan io quest'ottica l'ho vista personalmente, l'ho percepita. Ci ha dato anche delle possibili prospettive future, per cui io credo che questo sia un intervento sicuramente positivo. Ecco, grazie Assessore De Antoni, eventualmente se su quello che ho detto prima ho sbagliato rispetto alle spese di manutenzione straordinaria che portano comunque il parere e peraltro appunto ribadiscono, no, eventualmente mi dà un feedback, grazie. Grazie, una replica della consigliera Caldart. Sì, allora, fermo restando che alcune delle perplessità che avevo su questa opera rimangono, mi sarebbe piaciuto, ma comunque penso che ci sia il tempo per farlo, vedere anche il progetto, perché io sono stata presidente dell'Ente Asili Manzoni, gestivo l'asilo, come si chiamava allora, e occupavano tutti gli spazi. Poi sono stata la fautrice della trasformazione in scuola pubblica di quell'asilo, quello in scuola materna pubblica, e mi ricordo che gli spazi erano anche stretti per quello che ci dicevano le maestre. Quindi sarebbe interessante vedere come avete pensato di sistemare gli spazi per il nido, perché il nido comunque richiede spazi molto più di una scuola materna. Vorrei però concentrarmi sul discorso della gestione dei campi sportivi. Questa sera cerco sempre, in queste partite così importanti, di mettermi dalla parte del cittadino, come un po' dovrebbe essere, no? Il nostro ruolo. Innanzitutto la premessa è che chi gestisce attività sportive di vario genere sta agendo come promotore del welfare sociale. L'abbiamo sentito anche prima alle farmacie che addirittura danno contributi a chi si occupa di sport. Quindi partiamo dal presupposto che chi lavora nello sport fa solo del bene. In questo momento aiutare i ragazzi a togliersi da situazioni pericolose è strategico, quindi noi dobbiamo dare la massima attenzione a chi gestisce attività sportive di vario genere. Allora, oggi come funziona? Oggi il Comune dà in concessione a queste società sportive la gestione degli impianti, quindi il Comune, a fronte di un piccolissimo contributo che, confrontandomi con il collega che gestiva lo sport, mi dice essere più o meno insomma di 49.000 euro all'anno, 18 Bariso, 26 piste atletiche e 5 Palmanova più o meno, quindi sono 49.000 euro per 3 anni, 150.000 euro. Dico questo perché qui troviamo invece una spesa prevista di 679.950, quindi il differenziale su 5? No, su 3 c'è scritto qui. Vabbè, comunque è una spesa in aumento, questo è indubbio. Allora, a fronte, oggi il Comune dà questo contributo alle società sportive, la società sportiva che è in gestione cosa fa? Gestisce l'impianto, sta attenzione alla gestione, alla qualità della gestione, anche perché oggi ci paga le spese, domani queste spese se le pagherà il Comune. Cerca gli sponsor, una squadra di calcio non sta in piedi senza sponsor, qualsiasi società sportiva importante ha bisogno di sponsor, incassa anche i proventi di biglietti o delle attività che fanno. Domani, quando noi andiamo invece in appalto, il Comune avrà tutte le spese vive, quindi pagherà direttamente le bollette, acqua, luce, gas, quello che c'è, manutenzione, non so se le ordinarie rimangono a carico del Comune o rimangono a carico della società sportiva, fissa le tariffe e incassa i proventi dei biglietti o di quello che c'è. Quindi la società sportiva si limita ad essere il gestore dell'impianto. Qualsiasi attività poi la società sportiva svolga anche per se stesso dovrà pagare un canone fissato dal Comune, una tariffa, non lo so, anche per le proprie attività. Quindi il punto è, noi
che vantaggi vediamo perché delle società sportive nostre veramente si impegnino in questa gara. Cioè, io non vorrei che il Comune ci perdesse, e lo dimostrano i numeri, perché abbiamo visto aumento della spesa corrente. La società sportiva perde quel minimo di interesse a sostenersi, perché certamente non ci guadagnano, ma a sostenere l'attività che è il fulcro su cui noi dobbiamo ragionare, perché senza queste società sportive salta il palco, salta la baracca, e l'utente lo stesso direttamente non avrà per esempio quella cura che oggi troviamo nella gestione degli impianti, perché se la società non è nemmeno più quella che paga le bollette, magari ci potrebbe essere anche meno attenzione al fatto che non resti l'acqua aperta o la luce accesa. Cioè, essere a casa tua, come sempre, ti porta ad avere molto più cura di non essere a casa degli altri, perché è una questione soggettiva. Quindi, primo, non proroghiamo il prorogato, come abbiamo detto Posocco, perché dobbiamo dare certezza ai gestori. Due, cerchiamo anche soluzioni alternative. Posocco ha citato una sentenza, noi ne abbiamo, io personalmente ne ho trovata anche un'altra, che tra l'altro è stata consegnata alla dottoressa Costalonga, penso proprio dai gestori del campo come si chiama qua, dell'atletica, riguardo il comune di Monte Cremasco, dove c'è stata addirittura una convenzione diretta per la gestione. Quindi ci sono, voglio dire, di sicuro situazioni che possono aiutarci a capire quale sia veramente la soluzione migliore. Come ha detto Carnelos in commissione, teniamo separate il ruolo del tecnico dal ruolo, in questo caso, del politico, dell'amministratore, che deve dare degli input perché il beneficio sia a favore del nostro utente primo, ripeto, la società intera, in modo particolare quelle dei giovani che frequentano, e sono tantissimi a Vittorio Veneto, i nostri impianti sportivi. Grazie. Faccio anch'io. No, intervengo nel dibattito perché insomma è giusto e doveroso dare delle risposte alle sollecitazioni corrette anche. Piccola parentesi sull'asilo nido, ma velocissima, relativamente ai fondi PNR che effettivamente con questa ultima tranche hanno detto prima di criteri diversi con maglie molto più larghe rispetto a quelle del passato. Ricordiamoci insomma che sono fondi in giacenza, nel senso che effettivamente destinati all'apertura degli asili nido che non trovano riscontro, quindi effettivamente nel senso li stanno un po', ripeto, allargando le maglie, quindi diciamo siamo anche favoriti da questa questione qui. Dico un'altra cosa, che il famoso 33% dell'obiettivo europeo adesso si è trasformato nel 45% per il 2030, quindi stiamo salendo come obiettivo europeo. Faccio una considerazione di premessa politica, spero, nel senso che spero che anche se l'Europa, tra virgolette, ci dà questi obiettivi, di conseguenza, mi viene da dire, e lo spero proprio, ci sia anche una conseguenza da un punto di vista economico, voglio dire, e quindi di investimenti, no, in questo campo. Quindi io spero che quello che sta arrivando poi dallo Stato in questo momento per i singoli posti di asilo nido possa protrarsi nell'avvenire, perché facciamo tutti i conti con quello che abbiamo all'interno dei comuni. Io spero che anche il governo o chi per esso, attraverso appunto i fondi europei, si possa recuperare altre risorse rispetto al mantenimento di questi asili nidi e soprattutto il funzionamento. Per quanto riguarda quindi questo, in principal modo, non ripeto tutto quello che è stato detto perché diventerebbe, ecco, l'unica questione importante mi sembra il discorso del polo scolastico 0-6 anni, che è interessante e che vede favorito anche l'istituto comprensivo del Da Ponte, insomma, e che quindi questo apre alcune prospettive interessanti. Sulla questione degli impianti sportivi sono molto d'accordo, nel senso con le valutazioni che sono state fatte poc'anzi, nel senso che ricordiamoci che c'è la riforma dello sport, no? La famosa legge dello sport, che ha impostato dei vincoli, voglio dire, abbastanza stretti sugli impianti, quindi impianti suddivisi, quelli
classici tipo l'atletica leggera o impianti atletica leggera o tipo il Barison, e quelli di rilevanza economica, ad esempio la piscina comunale. Quindi sono due anche diversificazioni di impianti che vanno considerate in modo diverso. Tra le varie possibilità, come è stato detto poc'anzi, ce ne sono parecchie relativamente alla concessione o all'attribuzione. Uno è l'appalto di servizio classico, quello che è stato menzionato poc'anzi, e ci sono altri tipi di forme, ad esempio una forma di coprogettazione, co-organizzazione, e qui entra in ballo la questione di queste società sportive che sempre più si stanno avvicinando alla questione del terzo settore, no? Che quindi oltre all'attività sportiva pratica, attività pratica sportiva legata al discorso della competitività, e rientrano in quella che è la questione che appena poc'anzi sollevata dell'aspetto sociale, no? Che è fondamentale. Quindi io penso, e per questo ci stiamo documentando, abbiamo partecipato a dei corsi tenuti dal CONI a Padova, mi sto relazionando col CONI, con le federazioni, e stiamo sentendo anche i dirigenti rispetto, ci sono, ripeto, dal mio punto di vista, dei margini rispetto a queste eventuali concessioni o coprogettazioni. È logico che poi dipende tanto dalla società, no? Perché se è una società che ha iniziato un percorso in itinere per arrivare a una forma del terzo settore, è molto più facilitato rispetto che una società classica di attività sportiva. Piccola parentesi, ci sono alcune società sportive che addirittura vivono di impianti propri. Mi viene da menzionare il Vit San Giacomo, che ha proprio tutti impianti propri, e quindi il Salsa Calcio. Quindi voglio dire, fortunatamente negli anni questi sono riusciti anche a crearsi degli impianti, non per questo non devono essere sostenuti, anzi stanno chiedendo sempre più impianti, sempre più campi da calcio, e cercheremo di dare una risposta anche a queste società. Ecco, ripeto, siamo ancora in una fase di studio. Quello che voglio dire, il discorso dei tempi, è vero, siamo in ritardo, consigliere Posocco, su questo, però questo è, nel senso che gli uffici del personale è quello che è, la stesura delle convenzioni, occorre tempo, occorre ragionarci, e ci stiamo lavorando. Grazie. L'assessore De Antoni, ancora. L'assessore, il consigliere Caldart parlava degli spazi, e chiaramente gli spazi all'interno della scuola materna sono stati concordati e condivisi con l'istituto comprensivo, e c'era sia, è ovvio, no? Ecco, quindi non è che ci portate via troppo spazio e non riusciamo a fare, ecco, è stato proprio concordato, anche con il Cesana, anche per diciamo, tranquillizzare il consigliere Posocco. Con Cesana c'è stato un discorso aperto, una massima disponibilità, cioè adesso non voglio mettere la mano sul fuoco, però quasi ce la metterei di fronte al Presidente, di cui abbiamo tutti la massima stima, ha detto che si vada avanti. Ecco, questo. È chiaro che fare la convenzione in 448 non è possibile, stiamo lavorando, ci stiamo definendo quelli che sono i contenuti della convenzione, che comunque abbiamo concordato sia, diciamo, il prolungamento in qualche modo, con eventualmente, diciamo, revisione dei numeri, insomma, di quello esistente, cioè partiamo da una base importante. Quindi su quello, ecco, finisco solo con questo discorso del primato della politica. Il consigliere Graziano Carnelos parlava in commissione di primato della politica, e che quindi gli uffici devono però fare il loro, e sono i dirigenti che rispondono per quanto riguarda le cose che vengono realizzate, le delibere che vengono prese, i contratti che vengono sottoscritti. Tutti noi che abbiamo visto la richiesta e il piano che prevede queste spese che sembrano molto elevate, ci siamo detti: ma che cosa facciamo? Non c'è un'altra soluzione? Però di fronte alla richiesta specifica, insomma, dell'ufficio di mettere nel piano questi importi, li abbiamo messo perché poi non diano la responsabilità agli amministratori che non hanno provveduto a fare questo piano. Io sono il primo a dire
con l'assessore allo sport, sindaca e assessore allo sport, abbiamo ragionato tanto di questa cosa. Dobbiamo trovare una soluzione così come con gli importi che sono contenuti nel piano, sì, nel documento, è davvero insostenibile, cioè, quindi dobbiamo trovare assolutamente una soluzione. Però piuttosto che poi mi dicano che non abbiamo dovuto prorogare ancora perché non abbiamo messo nel piano dell'acquisizione di servizi questi importi, li abbiamo messi, adesso ci ragioniamo in questi mesi e chiaramente prima di partire dobbiamo trovare una quadra, perché su questi numeri non ce la facciamo assolutamente a chiudere il bilancio. Basta. Non vedo altre prenotazioni, quindi posso... Sì, ok, adesso sì. Sì, telegraficamente, allora, sì, mi ha già anticipato l'assessore De Antoni sugli spazi, che in realtà sono gli spazi dove si interviene nel futuro asilo nido di San Giacomo, sono adeguati in realtà, sono adeguati e anzi permetterebbero anche in realtà qualche posto in più, però insomma per ora prudenzialmente, anche perché è un percorso ovviamente da avviare, però c'è tutta un'area che permette anche insomma una certa separazione anche fra fasce d'età diverse. E mi unisco in realtà anche alle considerazioni politiche della sindaca, perché credo che insomma voglio dire come dire a maggiori competenze devono conseguire evidentemente maggiori risorse al fine di perseguire le prime, dall'Unione Europea, dal governo, cioè, mi permetto solo di dire che insomma si parla di natalità e di tutte con queste priorità. Ecco, questo è la maniera più tangibile possibile per fare politiche che rendano, diciamo così, l'inverno demografico di cui parlava il consigliere Tonon meno gelido. Ecco. Poi in realtà, ritornando approfitto sulla questione degli spazi sollevata dalla consigliera Caldart per ringraziare l'Istituto Comprensivo, vorrei rimarcare insomma la collaborazione che c'è stata, quindi la dirigente e tutte coloro che si sono impegnate e che si impegneranno in questo percorso che fa del bene alla scuola, al tessuto scolastico vittoriese. Anche il consigliere Darei in realtà giustamente citava prima, voglio dire, le scuole secondarie che ospitiamo, no? Perché lì abbiamo 3.500 dei nostri 6.000 studenti in città sono delle secondarie di secondo grado, e lì la presenza di ragazzi e ragazze dai comuni anche nemmeno troppo vicini è evidentemente importante, e in quel caso io credo che siamo tutti d'accordo nel considerare questa presenza e la centralità nel panorama scolastico di Vittorio Veneto come assolutamente fondamentale, insomma, per il posizionamento di Vittorio Veneto, e sulle considerazioni che porta il consigliere relativamente al doppio spazio, al doppio impegno. Si segue, diciamo così, anche, come dire, lo stato dell'arte attuale, cioè interventi nell'asilo nido attuale sono assolutamente complessi, sarebbero stati complessi. La struttura di San Giacomo, avendo poi anche fatto delle valutazioni, era quella che secondo noi, anche per questioni legate proprio al quartiere e al tessuto economico di quel quartiere, fosse diciamo così la scelta più adeguata. Poi ripeto, insomma, è stata fatta una valutazione crediamo anche cercando di considerare diverse possibilità e seguendo una linea. Ok, grazie. Grazie, Assessore. Non vedo altre prenotazioni, quindi posso dichiarare chiusa la discussione.
Possiamo passare alle dichiarazioni di voto, se ci sono. Sì, nulla da dire per quanto riguarda i 20 posti, anzi sono estremamente favorevole, non sono d'accordo perché il sito, cioè fare i 2 siti, penso fosse stato meglio pensare a unificare, diciamo, le 2 strutture o comunque cercare di accorparle magari, come ho detto prima, magari anche come Carpesica e quant'altro, ma questa è una scelta dell'amministrazione. Sono d'accordo con l'assessore Padovan quando dice che l'Europa dovrebbe fare di più, magari se fa qualche carro armato in meno e qualche bomba in meno, magari invece di 40 potrebbero essere 80, ma è una mia opinione e di cui di quell'Europa ho sempre espresso un parere estremamente negativo. Ripeto, il mio voto sarà, non sono d'accordo sulle società sportive, per questo io, ripeto, il mio voto sarà di astensione. Grazie. Allora, i dubbi rimangono. Rimane il dubbio sulla modalità in cui è stato messo in piedi questo lavoro sul nido e davvero mi sarebbe piaciuto avere più tempo perché l'assessore Padoan ha lanciato delle idee, anche delle provocazioni, però con 7 più 5 minuti è difficile dire no, confrontarci, perché ha detto delle cose su cui io avrei avuto delle cose su cui confrontarmi con lei. Quindi, per esempio, sarebbe interessante quando ci sono argomenti così importanti, tutti sono importanti, ma insomma così, come posso dire, dirimenti anche, che in commissione, è vero che è stata convocata la commissione bilancio, ma trattando un tema che va oltre i meri numeri, sarebbe magari anche in prospettiva interessante avere anche altri assessori, anche se non necessariamente di reparto, proprio per poterci confrontare e arrivare anche in Consiglio Comunale con qualche elemento in più. Quindi, visto che anche la sindaca in campagna elettorale ha sempre detto che la commissione sarà un luogo di confronto, questo potrebbe essere un esempio. Rimangono invece dubbi veramente forti sul discorso delle concessioni sportive. La sindaca e anche l'assessore De Antoni dicono ok, siamo d'accordo con te, non possiamo andare in questa direzione, però io guardo i numeri e qui mi viene chiesto di votare una variazione di 600 e rotti mila euro più, adesso ho visto, in 3 anni più 400 rotti per le successive annualità, su cui però voi dite li mettiamo perché ce lo chiedono gli uffici, ma anche noi abbiamo delle perplessità. A noi però viene chiesto di votare questo, quindi personalmente e come gruppo noi non ce la sentiamo di votare questa variazione in questi termini. Noi veramente insistiamo sul valore sociale dello sport, non vogliamo più vedere bulli e bullette in giro per la città e penso che di nessuno di noi lo voglia e vogliamo dare valore al lavoro delle società sportive. Quindi noi ci asteniamo. Grazie. Grazie. Non c'è nessun'altra richiesta di dichiarazione di voto, per cui passiamo alla votazione. Prego, votate. Bene, hanno votato tutti, chiudo la votazione. È approvata con 10 favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti.
Votiamo l'immediata esecutività, prego. Grazie. Come prima, favorevoli 10, contrari 1, astenuti 5. E questo era il punto numero 3. Passiamo al... ce l'ho qui dove? Ho perso il coso, è qui. Al punto numero 4, bilancio di previsione triennale 2025-2027, variazione numero 7. Illustra l'assessore De Antoni. Oggi devo fare gli straordinari, ma insomma. Va bene, questa è una variazione di bilancio che chiaramente si sofferma sia sull'aspetto delle entrate e delle spese correnti che sugli interventi in conto capitale. E per quanto riguarda le spese correnti, che poi vengono finanziate nel modo che è riportato in maniera dettagliata sulla delibera, le spese correnti sono concentrate per gran parte su maggiori spese per l'aspetto sociale. Qui vedete anche tutte le voci relative alle spese per l'inserimento in struttura, per i contributi assistenziali, il trasferimento per famiglie fragili, assistenza alunni disabili, eccetera, eccetera. Sono circa 125.000 euro in più che riguardano le spese sul sociale. Poi ci sono interventi importanti sempre sulle spese correnti per quanto riguarda il patrimonio e le utenze, dove abbiamo circa 137.000 euro di spese legate anche al riscaldamento degli immobili, legate agli impianti all'illuminazione pubblica e poi tutta una serie di piccoli interventi sulle strutture. Quindi sul patrimonio del comune. Questo per quanto riguarda le spese correnti. Per quanto riguarda le entrate e poi le spese in conto capitale, anche qui, siccome abbiamo parlato a lungo per quanto riguarda il tema dell'asilo nido, qui effettivamente sono riportati sia gli 800.000 euro del progetto PNRR, sia i 150.000 euro di interventi che sono necessari per dividere gli impianti all'interno della struttura, per spostare alcune stanze che in qualche modo per fare in modo che la parte scuola materna venga messa in una certa parte e la parte asilo nido venga messa dall'altra. Le due strutture sono tra di loro divise, quindi non c'è nessun rapporto. Anche l'accesso per quanto riguarda la parte della mensa e per quanto riguarda l'accesso delle persone e degli utenti è comunque separato. Questo ci comporta una spesa che abbiamo calcolato forse in maniera un po' elevata, insomma di circa 150.000 euro, che però adesso poi documenteremo quando avremo tutta la parte definita progettuale. E per quanto gli altri interventi importanti riguardano i 250.000 euro per la sistemazione della manutenzione straordinaria del fabbricato di Via Graziani, un fabbricato che credo abbia, poi magari l'assessore mi aiuta, ma comunque credo che abbia 6 o 7 appartamenti di cui uno è occupato. Con questo intervento, come dicevo prima, finanziato da VEPA su bando del GAL, abbiamo avuto 200.000 euro di contributo e questi appartamenti dovrebbero essere riservati a giovani che hanno bisogno della residenza. Poi ci sono molte spese ancora di manutenzione straordinaria di sia di impianti sportivi che di i vari fabbricati, palazzi, fabbricati o palazzi, Palazzo Todesco, Palazzo Torres. Avevamo stanziato delle risorse ancora già a luglio, naturalmente adesso completando i preventivi e facendo ulteriori approfondimenti queste spese stanno lievitando e quindi abbiamo dovuto integrare ancora con ulteriori risorse. Poi come altri impunti c'è un'integrazione delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli incarichi per gli strumenti urbanistici. Mi sembra che si parli del PGRA e del piano delle acque, che sono due documenti che devono far parte del piano degli interventi.
e alla fine ci sono quei 70.000 euro di cui avevo parlato prima di integrazione dello stanziamento e quindi del contributo per quanto riguarda la sistemazione delle perdonanze e ulteriori 12.000 euro per spese condominiali di alcuni diciamo, condomini in cui ci siamo parte noi, in cui sono da fare degli interventi di straordinaria manutenzione. Quindi complessivamente l'importo degli interventi in conto capitale è di 1.815.660 euro, le entrate in conto capitale sono di circa di 806.000, la differenza viene finanziata con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella parte disponibile per 979.660 euro. E quindi la parte residua dell'avanzo disponibile ammonta a circa 2.400.000 euro. Mi chiedevano in commissione appunto qual era questo importo residuo. Qui nel dettaglio della delibera ci sono tutti i punti, se avete bisogno di qualche chiarimento sui singoli interventi e sulle singole spese siamo qui assieme alla dottoressa Dalla Torre per dare le informazioni di cui avete bisogno. Grazie. Si è prenotato il consigliere Posocco. Grazie, cercherò di essere rapido, ricordando la proposta di delibera. Osservo tante cose, tipo i contributi per il Natale, che sono 26.000 euro, più mi sembra siano stati messi 50.000 euro a bando per le luminarie, quindi un Natale complessivamente da 76.000 euro potenziali. Ecco, no, sono curioso perché appunto Natale 2023 è stato un Natale bello, però sono voluti più di 100.000 euro per fare quel Natale così bello. Se fate un Natale altrettanto bello risparmiando, vi faccio solo i complimenti. Quindi vedremo fra poco che ripartono queste belle iniziative. Della variazione cosa posso dire sostanzialmente? Abbiamo messo per più variazioni importi per gli stessi interventi. In particolar modo mi viene in mente manutenzione straordinaria impianti sportivi, prima 100.000 euro, poi 60.000 euro, poi questa adesso 51.000 euro con questa variazione. Sono 3 variazioni per gli impianti sportivi. Allora dico io, gli impianti sportivi sono quelli, il lavoro era quello, ma non sapevamo già da allora che si spendevano questi soldi, oppure sono già stati fatti dei lavori, sono stati spesi. Allora, dov'è la programmazione? Assessore, cioè, non mi riferisco all'assessore del bilancio, che qua non c'entra niente, mettere i soldi, ok. Mi ricordo Palazzo Torres, 2 variazioni, cioè per gli stessi lavori arriviamo, passano mesi, non impegniamo un euro e facciamo un'ulteriore variazione per poi far partire i lavori. Quindi da un punto di vista proprio di programmazione siamo come sempre a zero. Ma anche per le manutenzioni arboree, ogni variazione 10.000 euro in più, 10.000 euro in più, 10.000 euro in più per le manutenzioni arboree, benissimo, ma a inizio anno non facciamo una programmazione di cosa dobbiamo fare, di quanti interventi dobbiamo fare e cerchiamo di fare durante l'anno ci sta una o 2 variazioni per questi interventi. No, continuiamo a non spendere, perché li avessimo spesi, ok, a non spendere, a non impegnare i soldi, e arriviamo a fine anno, ormai, con l'ultima variazione, che ci accorgiamo che mancano dei soldi per provare a far partire i lavori. Tra l'altro mi interessa, se non ho sbagliato io i conti, questi 160, oltre 200.000 euro per la manutenzione straordinaria di impianti sportivi, a cosa si riferiscono? Perché qua diventa una cifra importante, mi piacerebbe capire anche dove saltano fuori. Quanto all'avanzo che rimane, sì, se queste sono le premesse sono d'accordo della scelta dell'assessore di dire non impegniamo i 2.400.000 euro di avanzo, rimangono là e vanno in avanzo, ma
con questa scelta sì, concordo con l'assessore. Grazie. Per il momento non vedo altre prenotazioni. Consigliere Fabio Braido. Grazie. Anche noi che siamo in maggioranza, ma anche noi abbiamo un po' il ruolo di sentinelle rispetto ai cittadini. Una cosa che mi è balzato leggendo questo documento è la maggiore spesa relativamente alla fornitura d'acqua. La mia domanda in realtà è un'occasione per riportare qualcosa che forse la Giunta in realtà è già nota, relativamente alle bollette che arrivano alle associazioni che l'acqua la utilizzano, quindi piscine, associazioni sportive di vario tipo sostanzialmente, e si fa fatica a capire, o meglio le associazioni fanno fatica a capire diciamo, l'aumento di queste bollette che mette in crisi un po' i bilanci già risicati delle associazioni sportive, e se c'è una risposta innanzitutto tecnica, quindi una motivazione a questo aumento che evidentemente non è di competenza o colpa dell'amministrazione, ma se c'è una risposta che si riesce a dare tecnica almeno e se c'è eventualmente una soluzione di qualche tipo, ipotizzabile quantomeno, perché se ci fosse l'avreste già eventualmente adottata, immagino. E poi un altro punto è relativamente agli incarichi professionali, 33.000 euro spese di incarichi professionali per la realizzazione di investimenti e 41.000 euro incarichi tecnici per strumenti urbanistici, se ci può dare una descrizione più dettagliata. Grazie. Se non ci sono altri interventi, l'assessore De Antoni, se vuole rispondere intanto. Sì, diciamo, parto dagli impianti sportivi, spese per il Natale, magari se poi l'assessore mi aiuta, l'assessore al turismo che ha seguito più direttamente queste cose. Per quanto riguarda la programmazione degli interventi, l'assessore e il consigliere Posocco ha ragione, mi sono lamentato anch'io. Questa volta, come suggerito anche da lei, abbiamo messo in bilancio i singoli interventi, Palazzo, Torres, Palazzo, Toresco. Chiaramente siamo partiti con un preventivo messo lì sul momento, nel senso che dovevamo pure mettere i soldi per poter partire, poi andando a vedere meglio, facendo i sopralluoghi, chiedendo più preventivi, che è un'altra cosa che abbiamo, qui il sindaco ha battuto i pugni sul tavolo quando ha detto ci vogliono più preventivi per le coperture dei fabbricati, eccetera, vedendo più preventivi, naturalmente vedendo meno le cose, le spese stanno aumentando, non siamo partiti con i lavori, questo è vero, alcuni sono partiti, pochi, i bisogni sono tanti, l'ufficio sta cercando di lavorare al massimo, io sono il primo a dire anch'io, guardate che non riusciamo a spendere tutti i soldi per la fine dell'anno, l'anno scorso spingevo per mettere più soldi possibili, diciamo, nelle variazioni per poter spendere prima della fine dell'anno, adesso mi accorgo di quanto sono le difficoltà per portare avanti tutta la parte della progettazione e seguire tutti i lavori, per cui effettivamente c'è questa difficoltà. Comunque la dirigente mi dice che riusciremo a spenderli. Ecco, ad esempio, per fare un esempio sul discorso delle potature, delle sistemazioni delle alberature, non riusciamo a fare più di tanto, per quello non abbiamo i soldi necessari per potare, sistemare tutto il patrimonio arboreo, ce ne vorrebbero a centinaia di migliaia di euro. Facciamo quello che riusciamo a fare per dicembre, quindi abbiamo limitato un po' anche gli interventi in relazione a questo. Spero che non ci siano ulteriori variazioni prima della fine dell'anno. Per quanto riguarda gli incarichi
gli incarichi urbanistici, avevo detto forse velocemente prima, si tratta di completare il piano degli interventi con una serie di progettazioni, abbiamo fatto una serie di, poi c'è l'assessore Luz che mi può aiutare, però questa somma messa a bilancio, nella variazione di bilancio, riguarda la realizzazione del PGRA, cioè il piano della gestione delle acque, aiutami, come si chiama? Prego? Rischio alluvioni, e l'altro è il piano delle acque. Sono due documenti, diciamo, che sono necessari, che in un primo tempo non erano stati considerati, adesso, diciamo, è stato deciso dagli uffici assieme all'assessore e assieme al sindaco che seguono direttamente questa cosa, è stato deciso appunto di produrre anche questi documenti. Per quanto riguarda l'acqua, i consumi principali dell'acqua sono chiaramente per la piscina. Qui c'è un impianto unico che gestisce sia il riscaldamento che la fornitura di acqua per quanto riguarda il complesso piscine Palazzetto dello Sport. Allora l'importo che è messo a bilancio è l'importo complessivo della spesa, della maggiore spesa, e poi l'associazione che gestisce la piscina ci restituisce la quota parte. A memoria è 65-35, però insomma c'è un conteggio che deriva dal passato, che tra l'altro abbiamo chiesto adesso di riverificare, ecco. E per quanto riguarda la spesa, che è molto importante, c'è un progetto, diciamo, che è un'autorizzazione che era stata già portata avanti dalla precedente amministrazione, che poi non aveva concluso l'opera. Adesso i termini stavano per scadere, abbiamo chiesto recentissimamente la proroga per l'ultimazione, per l'esecuzione dei lavori, e la volontà è, sulla base dello studio che era stato fatto, di andare avanti con i lavori anche su questa cosa, per fare il pozzo e quindi cercare di risparmiare qualche cosa sulla fornitura d'acqua. Forse la stanchezza non mi consente di rispondere a tutto, ma spero di avere, se a parte le spese di Natale, diciamo che adesso parlo. Sugli impianti sportivi, esatto. Sugli impianti sportivi è prevista una spesa di 150.000 euro per l'illuminazione del campo del Barison e della cosa di Via Palmanova, della struttura di Via Palmanova. E poi ci sono delle spese legate, almeno insomma per quest'anno, alla sistemazione della palestra Bortoluzzi, dove tra i diversi problemi del tetto dell'anno scorso, vi ricordate, ma insomma c'è tutto il problema della pavimentazione, come si chiama? Del pavimento, diciamo, che è messo proprio male, per cui lì abbiamo previsto una spesa per realizzare questa cosa. Ok. Sì, ecco, non sono riportati su questo documento anche tutte le spese necessarie per mettere a norma il Palazzetto dello Sport, su cui stiamo lavorando sia per quanto riguarda, abbiamo già definito le spese, sia la progettazione, abbiamo partecipato già a 2 bandi senza risultato e stiamo appunto cercando altre possibilità di finanziamento, e altrimenti nel piano delle opere pubbliche era già previsto il finanziamento anche di quest'opera, per cui prima o poi la dovremo affrontare. Do la parola all'assessore Denardi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Comincio dalla questione del bando del GAL, visto che l'assessore De Antoni prima aveva chiesto di spiegare meglio. L'intervento riguarda una porzione di fabbricato residenziale di proprietà comunale. È purtroppo un condominio del quale è stato alienato, non chiedetemi quando, un appartamento sui tanti che erano di proprietà del comune, quindi purtroppo non possiamo intervenire nella globalità sul condominio, ma soltanto sulle parti di nostra proprietà, benché il comproprietario dell'altro appartamento abbia già dichiarato la sua disponibilità a collaborare con l'intervento. L'obiettivo è quello di riqualificare gli spazi e renderli disponibili per giovani in condizioni di disagio sociale e economico, offrendo un'abitazione adeguata e funzionale poi per famiglie in emergenza abitativa. Dal punto di vista dell'intervento si tratta di 2 appartamenti al piano terra per i quali sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico e architettonico al fine di migliorarne l'abitabilità e l'efficienza energetica. Al piano primo si procederà alla sostituzione degli infissi interni
e esterni in 2 dei 3 appartamenti esistenti, l'altro appunto non è di nostra proprietà, migliorando così il comfort abitativo e le prestazioni termiche degli alloggi. A completamento dell'intervento è prevista anche la sostituzione del portoncino in ingresso dei 2 appartamenti a piano terra e quello dell'accesso al vano scale condominiale. Il totale dell'intervento, vedete, sono 250.000 euro, 200.000 dei quali ci sono stati dati appunto dal GAL avendo vinto il bando che era stato proposto nei mesi primaverili, quest'inverno. Su questo dobbiamo ricordare che in questa operazione è partner il Comune di Levine, che è associato con noi nella progettazione. Per quanto riguarda colgo l'occasione anch'io personalmente per ringraziare l'amministrazione di Levine e il GAL per questa possibilità. Per quanto riguarda invece la questione del Natale, in realtà il montante complessivo aumenterà. Con la sindaca l'anno scorso ci eravamo impegnate con le associazioni ad aumentare il valore dei contributi totale del bando, dei contributi che veniva messo a disposizione, e proprio a quello che serve la variazione. Ci sono altri fondi disponibili per il bando a cui vanno ad aggiungersi questi. Anche la spesa per le luminarie abbiamo messo a disposizione una cifra superiore rispetto all'anno scorso. Vedremo se per aumentare il numero di corpi illuminanti, vedremo se appunto l'avviso pubblico porterà benefici in termini più qualitativi che di importo, o più di importo che qualitativi. Colgo l'occasione per ricordare a tutti quanti, alle associazioni e ai privati, che il termine per segnalare attività da inserire nel programma unico, perché la ringrazio di aver apprezzato quello che è stato fatto l'anno scorso, anche quest'anno faremo il calendario unico degli eventi con la promozione comune, e quindi approfitto per segnalare che chi vuole far inserire i propri eventi nel calendario unico del Natale ha termine fino al 9 di novembre per segnalarlo agli uffici. Grazie. Grazie Assessore. Interviene il Sindaco. Grazie. No, volevo solo fare alcune considerazioni rispetto alle valutazioni del consigliere Posoco, no? Che dice ci sono tutti i soldi, non avete speso, non state facendo poco o niente. Ecco, io volevo ricordare gran parte delle cose che stiamo facendo, abbiamo fatto in quest'anno. Faccio una piccola premessa sul discorso degli impianti sportivi, consigliere Posoco, che lei sa benissimo perché li conosce, cioè sono impianti con parecchi anni di vita che necessitano di parecchie manutenzioni. Siamo al limite anche per quanto riguarda alcune normative, voglio dire, per usufruire di questi impianti, e purtroppo sia dalle piscine, per passare al palazzetto, per passare alla palestra Bortoluzzi, e per non parlare della Berlese, ma insomma abbiamo una serie di impianti sportivi che purtroppo necessitano di interventi, quindi un po' alla volta stiamo cercando di intervenire per step su questi. Per quanto riguarda quello che è stato fatto in questo anno, è vero che magari alcune manutenzioni straordinarie sugli immobili non sono state avviate, sono stati impegnati soldi, però io vi assicuro che gli uffici stanno facendo veramente, oserei dire, i salti mortali, perché se andiamo nell'ordine abbiamo fatto tutta una serie di progettazioni che non erano state fatte. Voi avevate aperto la strada ad alcune iniziative che però necessitavano di progettualità ancora da realizzare, progetti esecutivi, gare d'appalto e finanziamenti addirittura. Quindi stiamo parlando insomma della palazzina di Via Galileo Galilei, di 2 slot di asfaltature complessivamente di 600.000 euro, il tratto delle perdonanze che adesso stiamo recuperando, 1 milione di euro di progettazione che è già stato affidato per quanto riguarda un altro bando asfaltature.
Poi per quanto riguarda, vi ricordo, la partenza dell'appalto dei Sant'Augusta, quindi della scalinata di Sant'Augusta, anche qua abbiamo ripreso e c'è tutta... E per quanto riguarda ad esempio le cucine Piazzoni, solo per dire che tutto questo lavoro, purtroppo gli uffici sono molto concentrati, ancora la gara che sta iniziando per quanto riguarda il progetto delle piscine comunali, gli uffici si stanno concentrando, si sono concentrati tanto su queste questioni, e queste questioni portano via un sacco di tempo e quindi a discapito magari di alcuni interventi che sono rimasti indietro per quanto riguarda la sistemazione di alcuni edifici. Ecco, io intervengo solo per questo, per dire che la macchina, tra virgolette, sta lavorando al massimo. Logico che c'è sempre bisogno di fare di più, però ecco, mi sento di fare questa considerazione. Grazie Sindaco. Una replica del consigliere Posocco. Sì, Sindaco, grazie. No, ho detto che non c'è programmazione e lo mostra il fatto che l'ufficio economato fa 3 volte la stessa variazione di bilancio, quindi al posto di farne una, ne fai 3, lavori 3 volte per la stessa cosa, cioè è questo che intendo dire. Poi non entro nel merito del resto, per l'amor di Dio. Sulle asfaltature avrò qualcosa da dire, certo non è colpa del sindaco, se la qualità dell'asfalto a me sembra un po' così, però questo ci tornerò. Vorrei fare una proposta all'assessore De Antoni, perché vedo che, così la butto lì, vedo che le spese energetiche sono alte e i costi sono sempre alti. C'è il project, su cui insisto, che lei sta approfondendo. So che all'interno magari della maggioranza qualcuno dice assolutamente mai il project, però mi piacerebbe che potesse fare un incontro con i consiglieri spiegando questo project, e così magari con i numeri, informando tutti su questo progetto, ecco, mettiamo così, su questo, magari poi uno sa, quando uno è informato su tutto, magari decide se portare avanti o no, in modo però sì, sa di cosa stiamo parlando, tutto qua, non in modo magari prevenuto come potrebbe accadere. Grazie. Non ci sono altri interventi. Gli assessori hanno già risposto, quindi posso dichiarare chiusa la discussione. Se ci sono dichiarazioni di voto, prego. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Prego consiglieri, votate. A posto, chiusa votazione. Delibera approvata, favorevoli 10, contrari 1, astenuti 5. Votiamo l'immediata esecutività. Prego consiglieri. Posto. Approvata, favorevoli 10, contrari 1, astenuti 5. E con questo abbiamo chiuso il punto numero 4. Passiamo al punto numero 5. Asco Holding, autorizzazione all'acquisto e disposizione di... Un attimo, lo leggo da qua. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni Asco Piave e all'acquisto di azioni proprie di Asco Holding.
L'illustra il sindaco, prego. Grazie Presidente. Allora con questa delibera si chiede al Consiglio Comunale di pronunciarsi in merito appunto all'autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni di Asco Piave e all'acquisto di azioni proprie di Asco Holding. Come avete già letto nella delibera, siamo come Comune convocati il giorno 28 ottobre del 2025 da parte dell'Assemblea Asco Holding ad esprimersi in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione, quindi a cessione di azioni di Asco Piave, e di autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni proprie di Asco Holding, okay, in base allo statuto. Preso atto che la proposta di acquisto e disposizione di azioni della società Asco Piave è finalizzata a consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding Asco Piave, attualmente pari al 52% del capitale sociale, e dotare inoltre Asco Holding di un valido strumento che permetta, nel rispetto appunto delle normative vigenti, di eseguire eventuali operazioni strategiche di consolidamento, oltre all'ottenimento di maggiori introiti in sede di distribuzione dei dividendi da parte di Asco Piave che Asco Holding potrebbe valutare di distribuire ai propri soci. Ci sono tutta una serie di criteri, di considerati che Asco Holding propone, se ne avete dato lettura, in caso mai li possiamo approfondire. E la cosa in particolare è che il Consiglio di amministrazione chiede sì la cessione o l'acquisto tra virgolette di azioni di Asco Piave, invece per quanto riguarda le azioni proprie il Consiglio di amministrazione della società non ritiene opportuno chiedere all'Assemblea di azionisti di autorizzare la disposizione di azioni proprie in Asco Holding, limitandosi a chiedere solo l'autorizzazione ad acquistare azioni proprie di Asco Holding. Ecco, questa è la delibera che andiamo eventualmente ad approvare. Abbiamo già detto le motivazioni. Attualmente in ottemperanza all'autorizzazione assembleare del 14 novembre del 24, il Consiglio di amministrazione della società nel periodo dell'anno scorso, ad esempio, ha acquistato azioni pari al 0,72% del capitale sociale ecco. E quindi questa è un po' la questione. C'è un importo massimo di sborso massimo pari a un totale di 15 milioni di euro e basta. Questo, poi ci sono altri criteri insomma, che il Consiglio di amministrazione ha presentato. Grazie Sindaco. Posso aggiungere solo che all'ultima assemblea c'è stato preventivato il dividendo degli utili e ci attestiamo su, vado a memoria, 0,15 euro ad azione. Noi abbiamo 416.000 quote, indicativamente siamo su per giù, io ho fatto i conti così a spanne, ma verso 63.000 euro su per giù, in linea penso con quegli anni scorsi, ecco questo. Bene, andiamo avanti perché questo è quella che facciamo tutti gli anni quindi io posso dichiarare chiusa la discussione che non c'è stata. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Apro la votazione.
Grazie. Delibera approvata con 15 favorevoli, un contrario. Adesso votiamo l'immediata esecutività. Prego, votate. Uguale, favorevoli 15, contrari 1, astenuti 0. Chiuso il punto 5. Abbiamo il punto 6, che è mozione presentata dalla consigliera Antonella Caldart con oggetto atto di indirizzo per la rigenerazione e rivitalizzazione del complesso quadrilatero. Questa è la mozione, come ricordate, che era stata presentata lo scorso Consiglio Comunale, poi c'era stato un accordo di ritiro con l'impegno di riportarla al Consiglio successivo e adesso abbiamo tenuto fede all'impegno preso. Do la parola alla consigliera Caldart. Prego. Grazie. Sì, come ha anticipato il Presidente del Consiglio, abbiamo la volta scorsa presentato come gruppo, la persona al centro, questa mozione, quest'atto di indirizzo per la rigenerazione e rivitalizzazione del complesso quadrilatero. Ci siamo poi accordati per un ritiro per mettere a punto quelle che potevano essere i punti di accordo con la maggioranza. Sostanzialmente la mozione chiede appunto all'amministrazione di porre un focus particolare, un'attenzione particolare sul complesso quadrilatero che, come tutti possiamo vedere, sta avendo un degrado giornaliero sempre peggiore e che certo non è una buona presentazione, un buon biglietto da visita per la nostra città. Quindi le differenze principali sono nel considerato. Quando noi avevamo pensato di proporre all'amministrazione la ricollocazione dell'ufficio anagrafe negli spazi sottostanti che oggi sono vuoti, e a nostro parere questa potrebbe essere una soluzione, ma l'amministrazione ci ha fatto intendere che probabilmente loro hanno in mente altri sportelli ad alta fruizione da porre al piano terra, quindi abbiamo appunto modificato nel considerato e poi anche nella richiesta una ricollocazione dell'ufficio anagrafe e o di altri sportelli ad alta fruizione al piano terra per garantire la maggiore accessibilità, maggior comfort per l'utenza, l'incremento della vita e vivacità dell'area. Poi nel ritenuto opportuno abbiamo sottolineato, vi leggo i 3 punti, li abbiamo leggermente modificati, quindi ritenendo opportuno di avviare un percorso di valorizzazione del quadrilatero inteso come area strategica del centro cittadino, quindi non solo il quadrilatero come luogo fisico, che è ciò che abbiamo sotto di noi adesso, ma proprio come tutta l'area centrale, e su questo noi siamo perfettamente d'accordo, quindi area appunto strategica che preveda una strategia integrata di rigenerazione urbana con un mix di funzioni pubbliche, private e abbiamo aggiunto associative. Di continuare a rafforzare il lavoro al tavolo di confronto, abbiamo aggiunto già avviato nell'ambito del distretto del commercio, perché questo tavolo esiste già, quindi di allargarlo ad operatori economici, associazioni di categoria, realtà del terzo settore e cittadini per coprogettare il futuro dell'area. Il focus quindi l'attenzione sulla coprogettazione. Individuare eventuali
altri canali di finanziamento, perché giustamente la sindaca ci ha fatto presente che esistono già quelli regionali legati al distretto del commercio, quindi eventuali altri canali di finanziamento anche europei e regionali legati alla rigenerazione urbana e rivitalizzazione commerciale dei centri cittadini. Quindi noi chiediamo all'amministrazione di elaborare in tempi certi, quindi non abbiamo dato una data di scadenza, ma tempi certi e congrui ad un intervento efficace e mirato, un piano di rigenerazione del quadrilatero che preveda mappatura degli spazi sfitti e definizione delle potenzialità di riuso, valutazione tecnico-economica di eventuali acquisizioni di spazi e o ricollocazione di servizi pubblici, proposta di ricollocazione al piano terra dell'ufficio anagrafe e o di altri servizi ad alta fruizione o individuazione di altre soluzioni, verifica dell'esistenza di ulteriori incentivi per attività commerciali, artigianali, sociali e culturali. Secondo punto, allargare tavolo di concertazione esistente ad altri soggetti pubblici, privati e associativi interessati. 3. Ricercare e candidare progetti a eventuali bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei dedicati alla rigenerazione urbana e per finire 4. Presentare al Consiglio Comunale un cronoprogramma operativo in tempi congrui che permettano interventi mirati ed efficaci. Grazie consigliera. Beh, c'è da dire che lo scorso Consiglio Comunale il dibattito è stato sostanzioso, poi c'è stata anche la commissione sulla quale ci siamo nuovamente confrontati e quindi presumo che questa sera insomma la discussione sarà essenziale, mettiamola così. Allora intervengo giusto per confermare insomma, la collaborazione rispetto a questi punti che ha poc'anzi elencato la consigliera Caldart. Io rimango sempre un po' preoccupata lo stesso perché sono punti possiamo dire anche abbastanza ben dettagliati, semplici, però che hanno un impegno, no? Però voglio dire, li prendiamo in carico. Voglio dire, abbiamo citato poc'anzi il progetto che abbiamo con il distretto del commercio, che quindi può intersecarsi rispetto a questo che viene chiesto quest'oggi. È logico che c'è anche qui un lavoro da parte degli uffici e comunque la ragione e l'obiettivo è fondamentale, nel senso che quindi sposiamo assolutamente questa questione e quindi ci impegneremo, lo stiamo anche in parte già facendo, no? Già vedendo per la questione degli uffici e quindi no, mi sento, ripeto, di dire che cercheremo assieme di portarlo avanti. Ecco, grazie. Do la parola al consigliere Carnelos. Sì, sentito il sindaco ovviamente il mio voto non mancherà a questa mozione. Così, leggendola, a dir la verità, parlando delle famose interpretazioni, vedremo in prosieguo, può essere interpretata in un modo oppure in un altro. Nel senso che, secondo me, questa mozione è prodromica in tempi, credo, non lontani ad ulteriori mozioni. Grazie. Grazie.
Allora, non ci sono ulteriori interventi, quindi la discussione è chiusa. Apro la votazione. Sì, ha ragione. Allora, le dichiarazioni di voto. No, ma poteva fare anche un intervento, no, consigliere? No, preferisce, va bene. Prenoti. Prego. Vabbè. Allora, la mia domanda potrebbe essere questa. Nell'ambito della dichiarazione di voto, consigliere Carnelos, può una mozione pubblica consigliare dare, come dire, chiedere la rigenerazione e la rivitalizzazione di una proprietà privata? Perché il quadrilatero, visto che ho lo studio, mi risulta che sia per l'85%, 90% anche proprietà privata. No, segretario comunale, me par. Chiedo, visto che penso che abbia visto i punti all'ordine del giorno, io ho una laurea in legge, così, piccola, però mi chiedo sulla base di cosa si possa fare una mozione consigliare su un bene di proprietà privata. Io faccio quello che voglio nei locali privati, tant'è che io ho detto a qualcuno: acquistateli, fate un bando, affitto agevolato, e poi vedrete che i commercianti vengono ad usare e quindi lo rivitalizzate. Qualche noto assessore prima ti dice di no e poi ti trova la leggina per giustificare il no, quando il comune di Vittorio Veneto ha comprato il mondo tra beni immobili, che è ancora là, e beni immobili che è in magazzino comunale, centinaia di migliaia di euro. Adesso io vorrei sapere, dico subito che la mia dichiarazione di voto non sarà sicuramente un sì, non sarà sicuramente un no, perché subito sarei brutto e cattivo, non sarà nemmeno un'astensione, uscirò dall'aula, perché io ritengo che questa mozione vada ritirata per manifesta inesistenza, inefficacia, nullità, non ha niente a che vedere una mozione consigliare pubblica che vada a dare anche un mero indirizzo su una questione privata, perché il quadrilatero è privato. Grazie. Grazie consigliere. Quindi adesso segniamo l'assenza. Allora, non ci sono altre dichiarazioni di voto. Prego, votate consiglieri. Chiudo la votazione. Mozione approvata, 15 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto. Grazie, abbiamo finito. Arrivederci al prossimo Consiglio Comunale.